Sore questi pavot din l'enchiaus segnan cumo de cor enamoram din lur cupes de cristal veuren lundo del sulei talamen brandum de fiames che lur incendi brusoi ciampes terminam din lur cupes enfuecam veuren belues de steles ei sore cumo la caio estrema entre i blat che calignum ducemen din lur cupes escarlates veurem lusang des res clinazulinis des aluetes flotum cumo de repas de rairus din lur cupas de rubin veurem la promesso la primo sore queiren li pavot ma la fiamo en voso din l'incenditon feudal virginal din lur cupas delicat veurem li fuec de giu. Raccogli, sorella, questi papaveri nel recinto, sanguinanti come dei cuori innamorati. Nelle loro coppe di cristallo berremo l'onda del sole. Talmente divampano di fiamme che il loro incendio Buonasera a tutti, a tutte e benvenuti al 13° Premio Ostana Scritture in Lingua Madre. Questo premio ha una grande tradizione e ha visto passare ad Ostana molte persone provenienti da tutto il mondo che scrivono e parlano la loro lingua madre. Quest'anno è un'edizione speciale, come ci vedete siamo online come tanti eventi da un anno a questa parte e la tematica di quest'anno, proprio per la distanza che ha imperato in questi mesi, sarà il partagè. In occitano partagè, partagiar il verbo, significa condividere. La condivisione è quanto mai importantissima adesso più che in qualsiasi altro momento storico e si è scelto questa parola per dare modo a tutte le persone, anche a distanza, di condividere. La condivisione è tipica di tutti i popoli e tutte le persone che sono state contattate in questi anni per il Premio Ostana hanno condiviso sempre molto volentieri le loro parole nella loro lingua madre, le loro canzoni, i loro balli e le loro storie. Noi abbiamo provato a chiedere a diverse persone qual era la loro visione della condivisione, la loro visione di partagè e sono stati realizzati dei video in cui queste persone comunicano qual è la loro visione, la loro declinazione del verbo partagè, partagiar, condividere. Vi faremo vedere questi video in modo che anche voi possiate apprendere in diversi paesi, in diversi posti e in diverse culture che cosa significa questo verbo per le persone che lo pronunciano e per le persone che si trovano a rifletterci sopra.
Dopo di questo lasceremo la parola alle persone che invece hanno ideato e continuano a portare avanti tutta l'organizzazione di questa meravigliosa manifestazione che è il Premio Ostana, che saranno Giacomo Lombardo, che è il presidente della Ciambrodoc, che è un'associazione che si occupa di organizzare e di ideare il premio da quando il premio è nato. Parlerà Silvia Rovere, che è il sindaco attuale di Ostana, e poi parlerà Ines Cavalcanti, che è la direttrice artistica del festival e del premio in generale. Io sono Paola Bertello e vi accompagnerò in questi 3 giorni presentando quelle che di volta in volta saranno gli interventi del festival e raccontandovi un po' quello che c'è dietro le quinte di tutta questa organizzazione. Ma detto questo, non perdo altro tempo e chiedo alla regia di mandare i video sul Partagiar che sono stati realizzati nei mesi scorsi. Grazie. Partage viene da partagià, dividere, dal latin partire. E lo partage in nostra valade è surtout la divisione di ben, a Blinks, l'auto Valvaraccio, divisione e spartizione specie dei beni ereditari, ed è contro l'auto Valdueiro, a Sabeltran, partage, divisione dei beni. La spartage all'ardità, so che la nuvenda la tradizione, da nostra gente, ma la spartaggia deco la poesia, l'arte e tutto ciò che non fa essere vivo a che è presente. La spartaggia deco le idee, la fantasia e tutto ciò che non permette di restare fermo a che è presente. Il premio Ostana è un'occasione di partage di tutte queste cose. partage sharing مشاركة. المشاركة هي كلمة ذات معاني جميلة جدا ومعبرة، وحقيقة تحتاج حالة اجتماعية كي تحدث، أو حالة من التشارك بين مجموعة أشخاص، وإن كان هذا التشارك بدافع الحب ستكون أن أشارك تلك الفكرة أو التجربة التي لطالما فكرت بها وقمت بها مؤخرا، وهي تعليم اللغة العربية من الداخل إلى الخارج. شكرا. Muchapa milechi sulichan kepavinyono tahe koheno akomyo tahe do tadoni do tapiski maspo. Governa po partage in Occitan. Agwaith fi you rag diffresians hag avonsians yes perilous, hag wirio yes. Governa you bueg os ni avin daska vos aganyetho. Ni hepkeno governa aganyeth, mes agan huethlo, agan lueno, agan tristis, agan gano, agan bardanego. Ni agevren aganyeth gans agan tailu, agan clan, agan pobble, agan kentravugan, agan kemenetho. And yes, reidri agan kemenetho war bars. Ha pan ni adaska vos aganyetho, ni asawia and kemeneth hag aganonen. Oldre fen kevrena. Po partage.
Partagiar viene da parage. Partagen lo mingiar la pitanza, disio mon paire, curo abbiamo qualcuno alla tavola bonus, ero bello. E ci accompagniamo, disio, perché la pitanza andava sempre accompagnata dal pan. Allora se penso allo premio stano come a un luogo, come a dei giorni di partage, la pitanza lo mingiar dell'armo sono le culture e le lingue che ciascun autore porta buel. E lo pan per accompagnare è l'opera poetico, la letteratura, lo cinema, la musica, che ciascun autore mette sulla tavola dal premio. Condivisione. Condivisione è una parola che in attintantes d'autres andin. Secondo me condivisione, la prima cosa che mi viene in mente, se non come mai, è a starsi da qualche parte e bere una butta insieme. Per me è la prima immagine che mi viene in mente la condivisione, non l'idea bere un bicchiere di vino, ma l'idea simbolica condivide un momento tutti insieme. E in questo caso lo vino è lo simbolo della condivisione. Lo vino è una roba che ha tanti significati, non l'idea di bere o di fare festa, ma l'idea di stare insieme, l'idea di volersi bene. Compartir és el que dona sentit a tot allò que fem. Un gest, un pensament, un àpat, una producció artística, tot adquireix valor en el moment en què el compartim. Compartir, partir amb algú, no treu, sinó que afegeix. ما جيف ويوم جاي فوسكو كخري برجبت كلاوي خري سي برجبت Fiala io ai partage ma perché in show, mi murar condivisione, mamma vi te credito to manciata ci bude me meet, cura ancora man buneshen, copiem haim e condoim di bash. Ma li spensiumata momento in shokhim kharent te buim pamata. Io kharistisa, io falem kalawi khori zerbejbet. Yet she'e lucid kapahatso in the share. To translate share into the nebizad would be the concept of ke. Reda ke bitlon. In sitike sigi do yajski igi in jonathe. Ado ayo joba bitlinle. Partatge. Compartir és mostrar l'essència de tu mateix als altres. És donar per fer-te proper de l'altre. Els amics, la família, fins i tot un desconegut. Compartir és el que fa de tota experiència una cosa preciosa. És reconèixer a un mateix a través del tot. En una paraula, compartir és ser feliç. Per a mi és complicitat, una espurna d'amor, confiança. La manera més autèntica de compartir per a mi és entre cultures. I el que més m'agradaria ara és poder veure-us a tots vosaltres a Ostana i partatjar
la joia de les nostres llengües. Be'achan tzahakis, be'acha akohinzen. To be conscious of one another, or to be conscious of others, whether near or far, expressed by either tangible or intangible means, the act of being considerate, thoughtful, or to share. Bene, siamo ritornati, mi vedete qua in compagnia di Marzia Rei, che dopo capirete perché è qua con me, ma ho voluto anticiparvi questa sorpresa, anche per mettervi un po' di curiosità. Lascio adesso la parola alle 3 persone che ho nominato prima, che sono le persone fondamentali per l'organizzazione del festival di questo premio Ostana Scrittura in Lingua Madre. Ve li ripresento per chi si fosse messo in collegamento solo da poco. Sono Ines Cavalcanti, direttrice artistica del festival, Silvia Rovere, sindaco di Ostana, sindaco di adesso, in realtà in passato Ostana ha avuto altri sindaci che hanno sempre ospitato il festival, e a questo proposito vado a nominare Giacomo Lombardo, che è stato sindaco di Ostana e per anni ha ospitato il festival Scrittura in Lingue Madre, dando un grandissimo contributo e facendo partecipare il suo piccolo villaggio, che però è una grande impresa sociale, e adesso è, come da tanti anni, il presidente di Ciambro Doc, l'associazione che si occupa dell'organizzazione e dell'ideazione del festival, perché l'idea è nata proprio da loro. Quindi lascio la parola a Ines, Giacomo e Silvia. Prego. Benvenuti a tutti, comincio io, rompo le acque. Intanto un benvenuto a questa versione un po' anomala del Premio Ostana, la 13ª, purtroppo il secondo anno dove non possiamo ospitarvi nel nostro paese, sperando sinceramente che sia l'ultima, perché quello che ha sempre dato grandissima forza a questo premio, al di là dei contenuti e delle persone che abbiamo ospitato, è stato proprio la filosofia di condivisione. Il Premio Ostana per me è in assoluto la condivisione di persone, di momenti, di voglia di stare insieme, di condividere le proprie storie. Come sindaca posso dire che il sentimento della condivisione è quella che ha dato la forza e dà la forza tutt'oggi al nostro paese di andare avanti e accettare sfide continue per crescere. La condivisione ha caratterizzato da sempre le relazioni della comunità del nostro piccolo paese, prima ancora che io venissi ad abitarci, e si trattava di condividere le difficoltà, le gioie, i momenti del vivere a volte una realtà dura. La condivisione di adesso è quella che ci fa guardare lontano, ci fa condividere progetti ambiziosi e sognare. Senza questo spirito probabilmente non saremmo capaci di quello che a volte non ci rendiamo neanche conto che stiamo facendo. Quindi sicuramente mai tema poteva rappresentare meglio in un momento come questo il Premio Ostana, per quello che è, per quello che ogni anno dimostra e per quello che significa per la nostra piccola comunità. Vi ringrazio ancora e benvenuti alla 13ª edizione del Premio Ostana. Passo la parola a Giacomo. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del Premio Ostana. Siccome come al solito Silvia mi ha portato via gli argomenti, allora io voglio tirare fuori una cosa un po' così a livello un po' personale, se volete. Quando noi non ci eravamo resi conto, non ci si rendeva ancora conto che la nostra lingua, quello che pensavamo un dialetto, parlem a nostro modo, pensavamo che fosse un dialetto come poteva essere il piemontese, se volete, ecco.
e per cui molti si vergognavano, specialmente durante l'emigrazione a Torino, di parlare il dialetto. Ecco, noi allora non ci rendemmo conto invece della ricchezza linguistica che avevamo, che aveva la nostra lingua. Ma prima Matteo Rivoira parlava del partagià. Partagià in effetti voleva dire dividere, ma non era solo dividere l'eredità, era dividere anche la fatica, le ruide, voleva dire quelle che una volta erano le corvée per togliere la neve da lì a lì, perché da lì a là c'erano altri di una frazione che provvedevano, e questa era la condivisione della fatica. Condividere voleva dire tirare giù una pianta per portarla a casa di uno per il colmo, e lì bisognava essere in 10-12 a portare una pianta, magari per centinaia di metri. E quindi non è una parola isolata, è una parola che entra dentro la filosofia di vita di allora, che non era una filosofia di persone colte erano persone, c'era il povero e il meno povero, non il ricco e il meno ricco. Per cui le differenze c'erano minime, se volete, perché chi aveva una vacca e chi ne aveva 6, che era proprio quello che ne aveva di più, c'era una differenza, però questa differenza non si è mai fatta sentire, perché si era tutti uguali. E qui vi racconto un aneddoto, sperando di non rubare troppo tempo. Quando le nostre ragazze andavano a vendemmiare per portare a casa una cesta piena di uva come paga, perché la paga era quella, e scendevano quindi in pianura dove c'erano le viti. E ricordo che mia madre mi raccontava che quando aveva avuto, penso, 14-15 anni, quindi parliamo degli anni più o meno 35, ecco, 30-35, e sono andati una squadra di Ostana, tutte ragazze, a vendemmiare in una cascina vicino a Pinerolo. E il primo giorno a pranzo, dove c'era un lungo tavolo con una polenta centrale, tutti mangiavano lì la polenta, dividendo, e però c'era un ragazzino che mangiava in una scodella su 2 scalini a 10 metri dal tavolo. E mia madre ha chiesto al padrone, ma come mai quel ragazzo lì non mangia con noi? E lui ha risposto in buon piemontese, che lì le manca il garçon, che vuol dire quello lì è solo il garzone, ma c'è un ragazzo di 10-12 anni. E mia madre gli ha detto, bene, allora se lui non viene a mangiare con noi ce ne torniamo a Ostana. E il ragazzo, da quel momento lì, fino a quando evidentemente c'erano allora, perché poi non so cosa sia capitato, ha mangiato con loro. Ecco, quindi questa condivisione era una condivisione più ampia, era una condivisione che andava a finire nella solidarietà, nel rispetto reciproco, perché chi aveva più vacche non era più considerato di quel che ne aveva solo una. Quello che mangiava magari qualche volta la carne durante l'anno, la carne si mangiava quando precipitava una vacca, e tutti si sentivano in dovere di comprare un pezzo di carne per aiutare il proprietario che aveva perso la vacca. Ecco, questa era la situazione di allora. E quindi partage vuol dire, per noi, per me di Ostana, vuol dire questi sentimenti che c'erano allora in modo più o meno allargato, ma facevano parte della stessa filosofia. Ecco, quindi questo è per quanto riguarda il tema di questo premio, che poi spero il prossimo anno sia di nuovo in presenza, perché quel che stiamo facendo adesso, che pur bello, non riesce a creare quell'atmosfera che c'era quando i vari scrittori che arrivavano da tutto il mondo, dopo un giorno di convivenza, erano tutti amici, erano tutti come se fossero conosciuti da 30 anni. Perché questo? Perché condividevano, ecco, anche qui condividevano gli stessi sentimenti, le stesse sensibilità. Ecco, questo lo rende solo quando uno è in presenza, beve un bicchiere di vino insieme, mangia un piatto che magari per alcuni è nuovo, perché nella loro terra di origine non c'è, e però poi prima di andare via, ecco che alla fine capita come è capitato in un anno molto particolare, quando abbiamo premiato Yves Rochetta, che alla fine i premiati hanno fatto un concertino, ognuno con il suo strumento, chi cantando, chi suonando,
e qui partecipando. Ecco, quindi mi auguro che non capiti più niente, perché qui siamo un po' in mano a cose che non conosciamo, parlo del virus, e che quindi il prossimo anno possiamo ritrovarci a farlo in diretta a Ostana. E buon premio a tutti. Buongiorno a tutti e benvenuti alla 13ª edizione del Premio Ostana Escritures in Lingua Maire. Incominciamo in cui in una longo diretto che dura 3 giorni, dunque in cui c'è giovedì, venerdì, sabato e si può avere un po' di tutto. Artista, giornalista, scrivaire, di nuove creazioni contemporanee saranno presenti e in queste giornate al premio. Buongiorno a tutti, benvenuti alla 13ª edizione del Premio Ostana Scrittura in Lingue Madri. Lo potrete seguire su www.premioostana.it in queste 3 giornate, giovedì, venerdì e sabato, e ci sarà una grande varietà di proposte. Cranto 4 lingue sono passate a Ostano dalla prima edizione del 2010 a arrivare in qui. 44 lingue che vogliono vivere, 44 lingue grosse o picciotte che siano, che vogliono dire al mondo che vogliono pas morire. E dunque il premio Ostana è importante per donare visibilità a queste lingue e per donare questi messaggi al mondo che noi vogliamo che tutte le lingue vivano. E ad Ostana sono passate ad oggi 44 lingue diverse, lingue grandi, lingue piccole, lingue che avevano più opportunità, lingue che ne avevano di meno, ma tutte hanno in comune la cosa che loro vogliono vivere. Nessuna lingua vuole morire, è come un organismo umano che si ribella alla morte. Quindi anche quest'anno abbiamo delle lingue molto differenti tra di loro che vogliono vivere, che vogliono presentarsi e che vogliono dare opportunità di conoscerle attraverso tanti stili differenti. Adesso, prima di iniziare poi la conversazione con Fredo Valla e con i suoi ospiti, noi vogliamo farvi una piccola sorpresa e vogliamo farvi inaugurare questa 13ª edizione attraverso l'esecuzione dell'inno 600, in cui vogliamo farvi una piccola sorpresa e vogliamo farvi sentire l'inno 600, che è l'inno occitano, per inaugurare questa 13ª edizione. Saranno appunto la nostra presentatrice Paola Bertello e una delle persone che ha lavorato di più al premio, ma che è anche un'artista, Marzia Rei, che la eseguiranno. E a questo inno è stato presente alle Olimpiadi del 2006 in Eurovisione, quando proprio qui a Torino sono state inaugurate le Olimpiadi. Dunque ci fa particolarmente piacere farvi sentire questo canto. Bene, grazie Ines. Come ha già annunciato lei, ovviamente, e come io prima ho presentato Marzia nella veste di una delle anime più vitali e più roboanti di questo festival, abbiamo collaborato assieme tante volte in diverse produzioni musicali e quindi ci è sembrata, come dire, una buona idea farla uscire da dietro le quinte e cantare assieme questo canto che è proprio un po' il simbolo del partagè per tutti gli occitani, perché unisce chi parla questa lingua e chi si riconosce in questa cultura dalle vallate italiane a tutto il sud della Francia fino a quel piccolo avamposto dell'Occitania che si trova in Val d'Aran, che è già sul territorio spagnolo. Non dico altre parole, avrò un piccolo invito per tutti voi che ci state seguendo, ma lo farò assolutamente dopo che avremo cantato. Adesso lasciamo, come dire, la parola alle note e alla musica. Marzia, andiamo? Partendo. Denande ma fenestro ja un'auselum tutto l'anno è cianto sa canzun de cianto che ciante tanto pace
men pacium devere, mas amurum sum. Te canto che ciante, canto Paperu, canto per mio, che Deus, mais savos montaños, planos levavus, perché posse veire, mas amurum sum. Se canto che ciante, canto Paperu, canto per mio, che autos ben son auto, mas abai staren, e mas amoreto versiu turnaren. Te canto che ciante, canto Paperu, canto per mio, che Finito. Questo era un assaggio dei tanti modi cantato in tantissime occasioni, in tantissimi posti Sì. del mondo anche, no? Con tantissime persone. Con tantissime persone diverse. Molto spesso ai concerti succede che questa canzone venga riconosciuta dal pubblico e cantata insieme a noi, e questo secondo me è un bellissimo modo per partagiare, no, Marzia, per condividere, perché la musica è sempre una grande condivisione, non solo tra chi la agisce, tra musicisti, ma anche con gli spettatori, con il pubblico. E proprio a questo proposito io vi vorrei fare un invito. Avete visto i video che parlano della condivisione, del concetto del partagiar, avete sentito Giacomo, Silvia e Ines che hanno ricordato questo concetto fondamentale che ogni tanto in questo momento storico sembra un po' che ce lo dimentichiamo, e secondo me invece è molto importante sottolinearlo, e anche tutti gli ideatori e i lavoratori al festival è importante sottolineare questo. E quindi vi invitiamo, se avete voglia e tempo in questi giorni in cui seguirete il festival, in cui seguirete le premiazioni, tutti i contributi che arrivano da tante parti del mondo, di mandarci un vostro contributo, quella che è la vostra idea di partagiare, di condividere, e siete assolutamente invitati e invitate a farlo nella vostra lingua madre. Per lingua madre, traduco per chi è poco avvezzo a questo tipo di linguaggio, intendiamo un dialetto che non ha meno dignità di un'altra lingua, semplicemente politicamente non è riconosciuto, ma linguisticamente ha lo stesso valore. Quindi la lingua che voi avete imparato da piccoli, anche se siete emigrati da qualche parte in giro per il mondo, ma vi ricordate della lingua che parlavate da bambini. Fateci sentire la vostra presenza, potete mandare i vostri contributi, ricordami Marzia, su Facebook, Twitter. su Twitter e su YouTube. Sì. L'hashtag, se non sbaglio, è Premio Ostana 21. perfetto. Potete mandarci un video, delle frasi, quello che... Una canzone, potete farlo in 2, in 3, da soli, riprendervi all'aria aperta, in una casa. Sarebbe molto molto bello ricevere i vostri contributi, perché questo è partagiare, è condividere. Noi stiamo da questa parte della videocamera
e vi comunichiamo delle cose, non potendo avere le persone davanti come succedeva fino a un anno fa. È molto bello sapere che voi ci siete e darvi la possibilità di partecipare. Al Premio Stana tante volte c'erano dei momenti liberi dove le persone si raccontavano delle storie, si cantavano delle canzoni, si insegnavano delle danze. Noi siamo in uno studio, in questo momento non è possibile farlo con voi, ma attraverso i mezzi della tecnologia, perché no? Sarebbe molto interessante se aveste voglia di farci sentire che ci siete e nel modo in cui voi preferite. Grazie. Grazie mille. Detto questo, passiamo a quello che succederà dopo. Per oggi abbiamo ancora 2 appuntamenti molto importanti. Allora, il primo è quello imminente che sta per iniziare, che è un'intervista a Fredo Valla, che è un regista e che ha realizzato tantissimi film e documentari nella sua vita, che ha realizzato recentemente questo film che si intitola Bugre, Lingue eretiche, dall'Occitania all'Europa, andata e ritorno, un film su una grande eresia. Con lui a moderare l'intervento ci sarà il giornalista Pietro Spirito e ci saranno a intervenire Francesco Zambon e Enrico Riparelli, e vediamo se anche Gerardo Zucchetto dalla Francia riesce a collegarsi e a raggiungerci per partecipare a questo discorso, potremmo chiamarlo dibattito, come si dice in televisione, su questa tematica che è veramente molto molto importante e su cui Fredo ha veramente dedicato tantissimo tempo e tantissime energie della sua arte. Dopo di questo ci sarà una pausa dalle 20 alle 21 e vi racconteremo che cosa succede in questa pausa, perché al Premio Stana le pause non sono pause, ma c'è anche qualcosa nella pausa e qualcosa che potrete mettere in sottofondo, ma non ve lo anticipiamo. E alle 21 ci sarà un concerto, una specie di chiacchierata che mi vedrà presente insieme a Cecilia Lasagno, che è una grande musicista, e abbiamo, come dire, indagato un po' il rapporto di Dante con le lingue. Non vi anticipo altro perché ne parleremo più tardi, però vi invito a rimanere con noi e a collegarvi o ricollegarvi alle 21 anche per questo appuntamento. Allora, non dimentichiamo di dire che siamo presenti, non potendo essere in presenza, siamo presenti sui social e quindi vi chiediamo di intervenire non solo con la vostra idea di partage, come ha già detto Paola, ma anche con eventuali domande, commenti su quello che avverrà al Premio Stana. Assolutamente sì. Non potendolo fare fisicamente, di alzare la mano, alzate le dita sulla tastiera, digitate, fatevi sentire se avete delle curiosità, delle richieste di informazione, qualsiasi tipo di intervento riteniate opportuno fare. Sappiate che c'è chi si occupa di questa parte e chi collabora via web per fare in modo che tutte le voci, anche insomma fuori di qua, vengano ascoltate e ricevano una risposta. Io credo che abbiamo detto tutto, abbiamo cantato tutto per ora e quindi lascerei la parola a Pietro Spirito, a Francesco Zambone e Enrico Riparelli e ovviamente Fredo Valla per il prossimo intervento. Grazie mille e a più tardi. Via. Buonasera, ben trovati. Sono molto contento di essere qui di nuovo ospite del Premio Stana, anche se a distanza, ma comunque sempre una bella condivisione, come già è stato più volte detto e come è dedicato questo premio. Dunque, nella lingua doc Bogre, credo di dirlo giusto, non so se forse Fredo poi mi correggerà se Bogre indica, è una parola che indica un abitante della Bulgaria, però nel tempo ha assunto un significato un po' più esteso per indicare una persona inetta, un babbeo, un bugiardo. E Bogre è il titolo del film, questo film di Fredo Valla di cui parliamo stasera, che è un road movie, come si dice, un film di movimento, un film di viaggio sulle tracce dei Catari e Bogomili, che erano gli eretici che sono vissuti fra il IX e il XIV secolo.
Fredo con la sua troupe ha compiuto un lungo viaggio dalla Bulgaria ai Pirenei alla ricerca di quelle che sono state le relazioni culturali e religiose tra questi due grandi movimenti spirituali e sociali che hanno messo in discussione l'autorità e il potere della Chiesa dominante, proponendosi a loro volta come la vera Chiesa, appunto, cioè quindi i catari e i bogomili. Allora, il film, che è prodotto da Shambradok in Candenza Film, che ha già avuto molto successo sia al Film Festival di Sofia, dove ha debuttato, poi all'anteprima italiana a Torino, parla quindi ricostruisce racconta un mondo medievale che però soltanto al primo sguardo, diciamo così, appare lontano dal nostro tempo, perché in realtà questo film, che è un film d'autore, quindi un documentario, ma un documentario d'autore, quindi che usa un linguaggio capace di come si dice, arrivare dritto al cuore, cioè anche di muovere anche dei sentimenti, delle emozioni. Ci sono dei momenti estremamente emozionanti in cui si racconta questa vicenda. Ecco, si capisce abbastanza presto che la storia dei bogomili e dei catari ha delle rispondenze sicuramente con l'attualità. Tutta la storia, noi siamo la nostra storia, ciascuno di noi è la sua storia, ma noi siamo la storia, e quindi quello che siamo adesso è legato sempre a filo doppio con quello che è stato con il passato. In particolare questa vicenda raccontata da Fredo Valla ci ricorda, propone una riflessione su quella che è la libertà di pensiero e di fede. Cioè, l'eretico è colui che afferma il diritto e il dovere di scegliere secondo coscienza. Quindi questo film porta ciascuno spettatore, a fare una riflessione, a chiedersi anche se qualcuno di noi è stato eretico qualche volta, o che cosa può significare anche essere eretici oggi. Ma diciamo che io comincerei subito la discussione, questa che vorrei che fosse un'intervista, ma anche proprio un confronto molto aperto, presentando i nostri ospiti, almeno quelli che sono finora con noi. Francesco Zambon. Buonasera professor Zambon. Francesco Zambon è professore emerito all'Università degli Studi di Trento. Buonasera professore. Ha insegnato in varie università, a Grenoble, a Padova, a Trento, a Montpellier. Ha dedicato numerosi studi alla letteratura allegorica e religiosa del Medioevo latino e romanzo, in particolare ai bestiari, al ciclo romanzesco del Graal e ad altri aspetti della narrativa francese medievale, la poesia politico-religiosa occitana del XIII secolo, la dottrina appunto dei testi catari, la mistica amorosa del XII e XIII secolo. Insomma, è un grande esperto, cioè un grande conoscitore, un grande esperto di questo mondo, di questo vasto mondo che per alcuni magari ancora viene un po' stracapito forse, o non ben conosciuto. L'altro ospite è Enrico Riparelli. Buonasera, professore. Buonasera. Docente di teologia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, ha conseguito dottorati in teologia e filosofia presso il Pontificato Ateneo Sant'Anselmo di Roma, è laureato in lettere universitarie. Insomma, è un esperto, ha pubblicato molti studi, molti libri, e i suoi studi vertono principalmente proprio sulla questione del dialogo interreligioso e interculturale. Vedremo se poi riuscirà a raggiungerci l'altro ospite che era previsto in scaletta, Gerardo Zucchetto, compositore, interprete musicale, e intanto salutiamo un po' il protagonista della serata, Fredo Valla. Buonasera Fredo. Buonasera, Valla lo conosciamo, autore di film documentari premiati in vari festival, trasmessi dalla RAI, ha scritto e cosceneggiato il film Il vento fa il suo giro per la regia di Giorgio Diritti. Insomma, ha partecipato e vinto vari premi, dal premio Libero
Bizzarria di San Benedetto del Tronto, al Film Festival Cinema in Montagna di Trento, insomma un cineasta affermato che ha una cifra sua personale, una sua cifra molto importante, che è quella di riuscire appunto a fare in particolare dei documentari, dei film documentari che sono delle narrazioni dove si mescolano anche i linguaggi, dove il linguaggio documentale si mescola anche con il linguaggio, diciamo così, a volte anche della fantasia, dove il visivo si mescola e si contagia con il visionario. E questo è molto importante perché è un linguaggio molto originale che aiuta a entrare proprio nella realtà di ciò che si racconta, anche perché, e tornando al film Bogre, secondo me credo che sia il documento visivo, il documento filmico sicuramente più esaustivo e più importante finora fatto su questo tema delle eresie. Ma io vorrei cominciare subito con il professor Zambò. Professore, ci siamo? Possiamo cominciare questa discussione? Benissimo, sono qui. Professore, la prima domanda, come dire, da buon giornalista è la più banale che si possa fare. Chi erano i Bogomili e chi erano i Catari? Beh, sono gli esponenti delle due più importanti eresie dualiste del Medioevo occidentale. Cosa vuol dire eresie dualiste? Eresie, diciamo, espressioni religiose che pongono all'origine di tutto o due principi assoluti e indipendenti l'uno dall'altro, increati, come dicono i testi, oppure due divinità, due creatori. C'è una differenza fra queste due posizioni, perché nel primo caso si tratta di due principi assoluti increati e autonomi, indipendenti, diciamo che almeno teoricamente hanno la stessa potenza. Quando si parla di due divinità, invece, è possibile che una di queste due divinità sia una divinità inferiore, e cioè una divinità a sua volta creata dalla divinità superiore, considerata la vera divinità. Ma al di là di queste differenze, diciamo, teologiche, il punto che direi fondamentale in tutte queste manifestazioni religiose è l'idea che il mondo materiale non è stato creato dal vero Dio, dal Dio supremo, dal Dio buono, ma da un Dio o inferiore o addirittura da un Dio malvagio, anzi più spesso proprio da un Dio malvagio. Questa è l'idea fondamentale, che questo creatore del mondo materiale sia un principio assoluto, oppure una divinità inferiore creata a sua volta dal Dio superiore. L'idea che è condivisa da tutti questi esponenti di queste eresie è quella che il mondo materiale è essenzialmente malvagio, è opera di un Dio malvagio o di un Dio inferiore, di un Dio incapace, ecco, non del Dio supremo. Bisognerebbe anche aggiungere a queste due eresie, bogomilismo e catarismo, una terza eresia, e cioè il paulicianesimo, che è più antico di entrambi. Non che esista una filiazione diretta, una derivazione diretta, diciamo, fra queste eresie, anche se il rapporto fra bogomilismo e catarismo certamente è più stretto. Magari poi ne possiamo parlare, ma il paulicianesimo, che è un'eresia alto medievale, sviluppatasi nell'Anatolia orientale e poi diffusa in tutto l'impero bizantino, eresia dualista anch'essa, ha una novità fondamentale
rispetto alle eresie dualiste dell'antichità, cioè della tarda antichità, cioè l'ognosticismo e il manicheismo, e cioè è un'eresia, cioè è una religione cristiana, mentre nell'ognosticismo e soprattutto nel manicheismo esistono miti svariati sull'origine del mondo, la creazione, eccetera. Si fa appello a dei testi sacri, diciamo, che non sono la Bibbia, ma sono dei Vangeli o altri scritti apocrifi, sono gli scritti di Mani, per esempio, no, nel caso del manicheismo. Il paulicianesimo, come poi il bogomilismo e il catarismo, fanno riferimento come testo sacro esclusivamente alla Bibbia e anzi particolarmente a una parte della Bibbia, cioè il Nuovo Testamento e il Vangelo in modo particolare, ma anche le lettere di San Paolo, per esempio, nel caso del paulicianesimo. E questo è molto importante perché si tratta di una novità propria delle eresie dualiste del Medioevo, di queste 3 eresie dualiste. E anche se gli storici e fin dal Medioevo, insomma, i polemisti, i cronisti, eccetera, davano a queste 3 manifestazioni religiose dualiste dei nomi diversi, in realtà loro si chiamavano tutti cristiani. Si dice, la denominazione che davano a se stessi era quella di cristiani o veri cristiani o buoni cristiani, ma comunque cristiani. Ecco. Questo è un punto fondamentale, direi un aspetto fondamentale di queste manifestazioni cosiddette ereticali, perché ovviamente non erano riconosciute dalla Chiesa romana e neanche da quella ortodossa, nel caso del bogomilismo e del paulicianesimo. Grazie professore. Professor Riparelli, ma questo, dunque, la radice dell'eresia appunto questo è il dualismo. Ma intanto da dove nasce? Cioè, da dove nasce? Ma la domanda in realtà è perché? Perché si sentiva il bisogno, come dire, non ci si accontentava, diciamo così, della religione costituita, ma c'era il bisogno di andare a costruire o ideare qualcosa di diverso e vabbè, la domanda è abbastanza banale, ma dove andavano queste eresie a scardinare? Perché? Cioè, oppure cercavano di scardinare, diciamo, la Chiesa costituita, il credo costituito, oppure si limitavano così a dire no, noi non ci crediamo, non vogliamo, non ci basta questa verità, ne cerchiamo un'altra. Ma perché ne cercavano un'altra? Certamente. Diciamo che una parte della risposta già viene dall'amico che saluto caramente, Francesco Zambon, il quale anticipava un aspetto molto importante del cosiddetto dualismo che va a scardinare evidentemente il monoteismo. Ma è necessario sottolineare che innanzitutto, sottolineo innanzitutto, non è un dualismo teologico, come se si trattasse di un diverso conteggio delle divinità, insomma, di 2 al posto di una sorta di, potremmo dire, numerologia applicata al divino. È invece, e dobbiamo appunto sottolineare questo aspetto, è invece prima di tutto un dualismo cosmologico, prima ancora che teologico. Un dualismo cosmologico, d'altra parte, già presente in alcune forti correnti del cristianesimo antico, come nel marcionismo, ad esempio, e nel manicheismo. Un dualismo cosmologico nel senso che, e qui davvero scardina il cristianesimo cattolico, un dualismo cosmologico nel senso che esistono 2 regni, ecco, questa è la verità principale. Esiste un regno materiale, esiste un altro contrapposto regno spirituale, per cui la materia, questa materia di cui noi siamo fatti, la materia che noi vediamo, che noi tocchiamo, è malvagia. E la terra in cui vive l'umanità è considerata quindi
scrivevano i catari, una sorta di terra straniera. Lo spirito invece, ciò che è spirituale, è buono, è santo, ecco la contrapposizione. E quindi gli spiriti, angeli anche, che sono l'umanità, hanno in fondo una nostalgia di quel mondo celeste da cui provengono, da cui sono stati esiliati, un mondo chiamato la terra dei viventi. Ecco, questo drammatico dualismo cosmologico di due mondi separati e contrapposti ha una incidenza notevole, immediata, anche dal punto di vista antropologico, dal punto di vista dell'uomo, perché divide nell'uomo una parte malvagia, il suo corpo, e una parte buona, una parte celeste. Per cui lo spirito è incarcerato, ecco il dramma, lo spirito è incarcerato nel corpo. Proprio dinanzi all'evidenza, alla constatazione, all'esperienza di un mondo malvagio, venivano quindi applicate le famose parole evangeliche: non può un albero buono produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Parole che non a caso vengono citate costantemente nei testi catari proprio per fondare il dualismo cosmologico e quindi quello teologico. Ma voglio dire, questa era, insisto ancora, perché questo è un argomento anche abbastanza importante che poi ritorna anche nel film di Fredo Valla. Come dire, era una sorta di aiuto, non so, per i ceti più disgraziati, per le persone povere, così. Perché trovavano beneficio in questa idea? E trovavano un beneficio proprio perché attraverso gli strumenti offerti dalle comunità, dalle chiese, catare o bogomile, veniva offerta la garanzia della salvezza da questo mondo materiale. Appunto, non si trattava di una semplice numerologia applicata al divino, si trattava invece di liberarsi da questo mondo attraverso lo strumento per eccellenza che vedeva tutti concordi. Ecco, prima diceva bene il professor Francesco Zambon che esistevano due generi, come minimo due tipi di dualismo. Mentre noi, così anche gli inquisitori, così anche le fonti, siamo come portati immediatamente a pensare ai catari e ai bogomili come dei dualisti, non chiariamo immediatamente di che tipo di dualismo si trattava. Ecco, questo è il punto. Queste comunità offrivano la garanzia di salvezza attraverso ciò che univa tutti, questo è il punto, univa tutto questo mondo, chiamiamolo ereticale, ovvero sia il sacramento del consolamentum. Attraverso appunto la imposizione delle mani veniva offerta la garanzia del ritorno alla terra dei viventi, alla terra spirituale da cui si proveniva. Grazie professor Riparelli, vedo che è comparso in video Gerard Zucchetto. Buonasera Gerard. Buonasera. Grazie di essere con noi, siamo molto contenti e felici. Gerard Zucchetto, compositore, interprete musicale, autore, editore di libri, direttore di festival, insomma specialista dell'arte dei trovatori occitani tra il XII e il XIII secolo, cioè di quegli artisti che sono un po' all'origine di una rivoluzione linguistica, artistica, intellettuale che continua ancora oggi a ispirare, a fare un po' la differenza per numerosi creatori e pensatori, diciamo così, del mondo intero. Insomma, un grande esperto di questa musica, di queste sonorità, di queste canzoni che affondano nel tempo proprio anche dell'eresia. Stiamo parlando appunto di eretici, introducendo il film di Fredo Valla. Non so, poi tra l'altro magari potrei chiedere alla regia, dopo questo primo giro di incontri, prima di dare la parola a Fredo Valla, non so se sei pronto, se si può far vedere anche il trailer.
Ma intanto io vorrei chiedere a Gerarda se dunque i secoli del diffondersi dell'eresia in Occitania sono anche i secoli della grande fioritura della poesia dei trovatori. Insomma, si può considerare in qualche modo la lingua DOC una lingua eretica, e quali relazioni ci sono state fra i trovatori e il catarismo? È evidente che nelle terre dei Trencavel, del Carcassese, del Cavardès, in quelle del conte di Raymond de Toulouse, dove Raymond de Miraval esercitava la sua arte, il trovatore era in contatto con i potenti che proteggevano i catari. Questo è ovvio. Lo stesso vale per altri trovatori come Père Vidal in Carcassese. Ma attraverso i testi nelle loro canzoni, anche se non si può valutare il grado della loro implicazione, si trovano allusioni a questo movimento religioso classificato di eretico dalla Chiesa di Roma. Abbiamo esempi con le canzoni di Raymond de Miraval, la canzone queste dove Raymond de Miraval chiama il re Pietro de Aragon che soccorre al conte Raymond de Toulouse, che abbiamo registrato con Fredo Valla a Cabaret. Canzone di al re da parte mia, che la gioia guidi, vesta e nutra, che non c'è niente di corrotto in lui, se lo vedo come vorrei vederlo, spero che copra Montaigu ed entra nella città di Carcassonne. Sarà allora imperatore di prezzo, amanti e il signore potranno ritrovare la gioia che hanno perso. Quando si rivolge alla signora di Cabaret, anche nella canzone che si chiama Chance che non è che l'intendo, la signora di Cabaret, sappiamo tutti che è una credente catara, il trovatore Raymond de Miraval dice: e vogliate che mi s'estenda del vostro gioia l'esperit, d'un musgau sia complice, e prego che su di me si estenda la spirito del vostro gioia, affinché la mia gioia sia compiuta. Troviamo anche altri echi del catarismo presso i trovatori Père Vidal, in sua canzone Muscor s'allegre ses giau, dove parla dei signori baroni dei Cabardesi, dei Carcassese, signori di Fangeau, Montréal, Seissa, Cabaret, e questi signori sappiamo che si sono convertiti alla nuova religione predicata dal Boldi. È come il Père Vidal che dice Muscor s'allegre ses giau per il bel castel di Fangeau, che mi sembra paradiso. Altro trovatore è anche Gaussen Faidi, che in Provenza, dove risiedo presso il signore di So, Raymond d'Agut, dice parla di fin ben credens, parole che possiamo tradurre da fedeli, puri, perfetti, ben credenti. Perché se il mio divertimento poetico piace ai fedeli, perfetti, buoni, credenti, in cortesia, non sappiamo se è in cortesia o se è un'allusione alla credenza catara. Però abbiamo qualche echi del catarismo nei testi di trovatori. Grazie Gerarda. Posso chiedere alla regia, io volevo dare adesso la parola a Fredo Valla, ma non so, vorrei, se fosse possibile, vedere prima il trailer del film Vogre. È possibile? Quand l'inquisiteur considère que on ne peut plus rien pour vous, qu'au fond vous êtes allé trop loin dans l'hérésie, dans l'erreur, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut amputer. Et alors c'est le feu. Bugre significa bulgaro. Bugre è un insulto.
Nel Medioevo Bugre fu uno dei nomi dati ai catari d'Occitania, colpevoli come i bulgari bogomili di praticare un cristianesimo eretico che si proponeva come la vera Chiesa di Cristo. Avanti, cavalieri di Cristo! Avanti, coraggiosi soldati dell'armata cristiana! Combattete gli eretici con mano potente e braccio disteso. Spogliateli delle loro terre. Europeus, attention. La civilisation gagne pas toujours. La civilisation peut perdre. Une longue nuit, elle est tombée sur la montagne de Montségur. Cette nuit, elle va durer 10 mois. Ce que je trouve de plus admirable dans la foi cathare, c'est qu'ils sont des précurseurs d'une modernité. Come faccio io a far combaciare da cristiano l'esistenza di un Dio buono con la evidente esistenza di un mondo che è anche malvagio? Vogliamo tradurre questa considerazione in termini più moderni? Dove era Dio ad Auschwitz? Philosophe Pierre Bayle, il disait que le persécuté n'a pas toujours raison, mais que le persécuteur a toujours tort. Grazie di questo bellissimo trailer in cui già si capisce molto. Fredo Valla, buonasera. Buonasera Pietro. Come stai? Bene. Senti, vorrei salutare Francesco Zambon, il professor Enrico Riparelli e Gerardo Zucchetto, che non vedo dai tempi delle riprese. Ci siamo sentiti più volte con della corrispondenza via mail, ma non più visti, e oggi è un piacere rivederli. Credo questo film non deve essere stato facile, nel senso che intanto le domande sono due. Uno, perché? Da dove è nata questa esigenza di imbarcarti in un viaggio fisico, narrativo, visivo così lungo? E due, come hai fatto a trasformare in un linguaggio visivo una storia della quale innanzitutto è complessa, della quale ci sono poche tracce, c'è poco da vedere, perché questa eresia è passata come una sorta di fiume carsico attraverso ma neanche tanto carsico, perché poi ci sono stati, diremo dopo, degli episodi anche molto che si ricordano di me molto violenti, anche molto difficili, ma però insomma evidentemente non ha lasciato grandi tracce, non ci sono delle chiese, non ci sono degli affreschi che parlano delle cose, non ci sono visivamente, quindi hai dovuto un po' inventare anche, come sempre fai del resto, in maniera molto originale, molto efficace, un linguaggio, quindi una nuova lingua, che quando si racconta qualcosa, quando si narra qualcosa, bisogna sempre inventare in qualche maniera un linguaggio. Quindi queste due domande, che cosa ti ha portato a questa avventura e quale scelta, diciamo così, formale, artistica, linguistica hai fatto? Cominciamo da che cosa mi ha portato. Dai miei 20 anni mi occupo di lingua occitana, di cultura occitana, quindi la vicenda dei trovatori di cui ci parlava Gerard e la vicenda dei catari in qualche modo ha attraversato la mia vita, senza troppi approfondimenti per la verità, fino a un certo punto. Libri letti, quello di Francesco Zambon, La cena segreta ad esempio, e prima ancora Le vrai visage du catarisme di Anne Brenon. La svolta, quella che chiamerei la svolta o la rivelazione, forse è più giusto dire rivelazione, è venuta quando nel 2004-2005 ho realizzato una serie di puntate, 8 puntate per la verità, in Bulgaria, per le produzioni di Pupi Avati e per una
televisione italiana, TV 2000, su un tema che era il cambiamento politico-sociale che stava avvenendo nei paesi dell'Est. In quell'occasione incontrai Arsenia Zurova. Arsenia Zurova era una studiosa di testi slavo-bizantini, glagolitici, che mi parlò per la prima volta dei Bogomili, vale a dire dei catari dei Balcani. E allora devo risalire un pochino più indietro, devo risalire alle mie preferenze scolastiche. Le mie preferenze scolastiche andavano per la storia e per la geografia. Ecco, la rivelazione che questa vicenda storica che io pensavo confinata all'interno dei confini pur vasti del mondo occitano avesse origine addirittura o comunque avesse degli agganci con il mondo balcanico, mi ha fatto mettere insieme queste mie due passioni, la passione per la storia e la passione per la geografia, un movimento ereticale, un movimento di minoranza, e qui ci colleghiamo anche un po' a quelli che sono stati sono tuttora i miei interessi per le lingue cosiddette minoritarie, che attraversava l'Europa dai Balcani all'Europa occidentale, o addirittura, come già ci ha anticipato e ci ha spiegato il professor Zambon, addirittura dall'Asia, dall'Oriente, dall'Asia minore all'Occidente, attraverso la Bosnia, attraverso l'Italia, attraverso la Francia meridionale, attraverso la Francia d'Oil, in parte la Catalogna. Ecco, un qualcosa che improvvisamente prendeva una dimensione non più locale, non più legata esclusivamente alla pur grande storia occitana e quella dei trovatori, ma a uno spazio molto più vasto. E questo aspetto mi ha molto incuriosito, e credo che sia stato proprio in quell'occasione. Eravamo nel monastero di Rila in Bulgaria, Aksenia ed io. Proprio in quell'occasione abbiamo detto: bisogna fare un film di questa storia, bisogna raccontare un film, bisogna raccontare in un film. Dopodiché la decisione concreta di realizzare un film è rimasta in stand-by per alcuni anni, perché il film l'abbiamo poi iniziato nella seconda, dopo il 2015 in sostanza, però è cresciuta dentro, poi bisogna aggiungere che fare cinema è il mio mestiere, quindi quella era la modalità con cui io volevo raccontare questa vicenda. Certo, hai detto bene, Pietro, la storia di Catari Bogomili è una storia infilmabile. Non ci sono affreschi, non ci sono chiese, non ci sono simboli. Sappiamo che Catari Bogomili non adoravano la croce perché si chiedevano come possiamo adorare il simbolo del supplizio. Non ci sono statue, le chiese erano la comunità che si riuniva, ma non era l'edificio. Quindi una storia infilmabile, una storia che visivamente offriva pochi spunti, ma questo è stato uno stimolo molto forte per raccontare questa storia in modo diverso. Da questo stimolo è nata la decisione di essere in prima persona nel film, ad ascoltare soprattutto, ascolto il professor Zambon a Venezia, ascolto il professor Riparelli a Padova, e così Gérard sullo sfondo dei castelli di Lasture, e così è stato per tutti gli altri esperti, cantanti, attori, narratori popolari che ho coinvolto in questo film. Quindi esserci, ma non solo esserci, io regista, esserci con la mia troupe, cioè decidere a quel punto che avrei fatto un film e l'avrei mostrato nel suo farsi. Cioè, è un film che si mostra nel suo farsi. Difatti la troupe è spesso presente in campo,
anche in momenti tecnici, per così dire, no? In momenti tecnici. E questo ha fatto sì poi che si riuscisse a dare un ritmo e anche una tensione a tutto il racconto. Grazie Fredo. Io vorrei tornare dal professor Zambon, dopo entriamo un po' a parlare anche più nel dettaglio del film. Professore, c'è una frase che ho riascoltato, che avevo già ascoltato nel film, adesso l'ho riascoltata nel trailer, che dice a un certo punto questi eretici furono precursori della modernità. Perché? In che senso? Lei è d'accordo su questa definizione? Beh, non moltissimo, devo dire. Per certi aspetti sì, possono essere considerati, per esempio, sono certamente da considerare vicini ai movimenti pauperistici dai quali poi nasce il francescanesimo, il movimento dell'ordine dei predicatori, eccetera. Sono, diciamo, un aspetto di modernità è dato dal fatto che i catari erano degli artigiani, degli operai in grande numero, insomma, moltissimi tessitori, quindi svolgevano delle attività di lavoro, diciamo, che avrebbero portato poi nei secoli successivi a un grande sviluppo, insomma, nei secoli. Un altro aspetto forse di modernità è che erano dei banchieri anche, perché dovendo, specialmente da quando è cominciata la persecuzione, nascondersi, spostarsi da un luogo all'altro, quindi non avevano, diciamo, dei possedimenti stabili, fissi, avevano però dei depositi di denaro, insomma delle somme con le quali potevano sostentarsi e vivere, insomma, in maniera abbastanza decorosa. Quindi ci sono questi aspetti, degli elementi se vogliamo, anche, ecco, c'è una grande nozione che è al centro della seconda parte della canzone della Crociata Albigese, cioè la nozione di paragge. Paragge significa nobiltà e designa la nobiltà dei conti di Tolosa in particolare e la nobiltà meridionale in genere. Però è un concetto che è molto più vasto, è un concetto di nobiltà, diciamo, astratto, che comprende tutti gli strati della popolazione. Come si vede proprio nella narrazione della seconda parte della canzone della Crociata Albigese, ci sono tutti gli strati, tutte le categorie della popolazione che combattono, difendono i conti, che difendono il territorio, che difendono la città. C'è una partecipazione, in fondo è vicino al concetto di partage, anche se l'etimologia e il significato sono completamente diversi, no? Perché parage significa etimologicamente proprio nobiltà, insomma. Ecco, quindi ci sono indubbiamente questi aspetti, i rapporti, i legami, insomma, che il catarismo aveva certamente, fra l'altro, con la borghesia nascente, insomma. Però ci sono anche degli aspetti molto medievali, addirittura si potrebbe dire regressivi, insomma, no? La condanna così radicale del mondo materiale, di tutto ciò che è materia, del corpo, ovviamente una condanna radicale della sessualità e della procreazione, tutta una serie, insomma, di norme, di regole di vita duramente ascetiche. Queste certamente appartengono al Medioevo
così, più duro e più tradizionale, possiamo dire, non mi sembrano aspetti di modernità. Ecco. Però forse c'era un'idea anche di modernità in senso critico, cioè come dire, quel porsi, naturalmente affermare un'idea diciamo di affermazione di libertà, ecco. Sì, la libertà di pensiero, certamente, la rivolta, diciamo, la rivolta contro il dogmatismo della Chiesa cattolica e di quella ortodossa, evidentemente sì, è un aspetto di libertà che un po' era tipico di tutta la civiltà occitana del Medioevo, anche quella dei trovatori di cui parlava prima Gérard Jugnot. Grazie professor Zambon. Professor Riparelli, come si scambiavano testi, cioè qual è stata la tradizione e traduzione, diciamo così, delle idee dei Catari e dei Bogomili? Esistono dei testi, appunto, ci sono le musiche, canzoni. Come si è trasmesso? Come trasmettevano la loro dottrina? E il microfono? Certamente il primo strumento della tradizione era l'orale, la trasmissione orale, ma fortunosamente sono giunti a noi anche dei testi prodotti dai Catari, non molti, sono comunque delle fonti dirette, importantissime perché non sono mediate dal teologo o dall'inquisitore. Ecco, vorrei qui sottolineare che se sono pochi è perché gli altri, molti, sono andati distrutti. Infatti, contrariamente a quanto si asseriva nel Medioevo, i Catari non erano illiterati. No, è risaputo che una sorta di pregiudizio, no, di un topos diffusissimo nel Medioevo era che l'eretico teologicamente incolto, in quanto laico, ecco, era semplice, era illeterato. Noi invece sappiamo che essi avevano una profonda preparazione teologica, una profonda preparazione esegetica. Non sapevano solo leggere, trascrivere la Bibbia, ma anche interpretarla, tanto da poter controbattere validamente le argomentazioni, pubblicamente le argomentazioni dei teologi cattolici, e da essere considerati perfino magistri. Tanto è vero che avevano le comunità più fiorenti, avevano le loro scuole. Tanto vero che addirittura noi sappiamo che inviavano i loro fedeli anche alle università di Parigi, università di Bologna. Ora, sono appunto, dicevo, giunti a noi solo pochi testi catari, i quali sono di diversi generi, di diversa provenienza, Francia, Italia, di lingue anche diverse, abbiamo in occitanico, in latino. Sinteticamente si tratta di 2 trattati teologici, appunto, trattati teologici non facili, di 2 rituali per la liturgia del già citato consolamentum, questo strumento di salvezza, un copioso, difficile, criptico, quasi esoterico commento al Padre Nostro che probabilmente era in funzione liturgica, appunto, del conferimento del consolamentum, e poi girava tra alcune comunità catare anche un famoso testo, un apocrifo, intitolato Cena segreta o Interrogatio Ioannis. E vediamo che davvero quel poco che è giunto a noi è molto vario per genere, no, si tratta di un trattato, si tratta di commentari, si tratta appunto di un apocrifo o anche di rituali. Ci dà una pallida impressione di quello che poteva essere invece la grande ricchezza teologica, la grande preparazione che comunque era riconosciuta da tutti, da cui anche naturalmente il grande timore da parte dei teologi, da parte poi degli inquisitori nei confronti di dottrine che, ecco, riprendendo anche quanto mi chiedeva nella prima domanda, dottrine che arrivavano a chi? Arrivavano a tutti.
Questa era la grande capacità dei teologi, dei maestri catari, dei cosiddetti perfetti, no? Di, come anche in altri mondi cristiani e non cristiani, di avere presenti degli obiettivi che erano molto elevati. Poteva essere la conversione, pensiamo, cosa davvero meravigliosa a dirsi e da pensarsi, ma assolutamente vera, riconosciuta dai cattolici, conversione di monaci, conversioni di sacerdoti al catarismo, conversione di teologi, ma anche, e lo vediamo molto bene dai verbali dell'Inquisizione, conversione di persone molto semplici che riprendevano, che poi anche un po' tramandavano, allo stesso tempo anche arricchivano miti molto molto antichi e li dicevano però attraverso la loro lingua madre, attraverso la loro mentalità, rispondendo a quelle che erano le esigenze. Grazie professor Riparelli. Gerard Zucchetto, si parlava, allora la storia della, come racconta anche, come si vede bene nel film di Fredo Valla, e la storia degli eretici poi è una storia di, come dire, anche di soffocamento, di violenza, di repressione, di continua repressione organizzata su vasta scala, no? Cioè qui si trattava proprio di estirpare, come posso dire, quello che per la Chiesa Cattolica era un cancro, insomma, e quindi anche una storia di violenze. Prima è stata citata la canzone della crociata albigese, la crociata contro gli albigesi, voluta da Innocenzo III, che aveva promesso ai crociati ricchi feudi, quindi la salvezza eterna, e quindi la musica e le canzoni affondano le radici nelle storie, quindi nelle vicende accadute. Erano quasi un po' un eco delle cronache di queste violenze. Vogliamo ricordare qualcuno di questi episodi che ritroviamo poi nella tradizione musicale, nelle canzoni? La crociata albigese sono due cronisti che hanno scritto e il testimonio è terribile. Io penso il 22 luglio 1209 il cronista della canzone della crociata racconta: e uccisero tutti quelli che si erano rifugiati nella chiesa e nessuna croce, altare o crocifisso poteva salvarli. E i bastardi stupidi meschini uccisero i chierichi e le donne, i bambini, che non credo non riuscì a fuggire. E a Béziers, che un legato del Papa avrebbe riposto a un barone che chiedeva come riconoscere gli eretiche, caedite eos novitenim dominus che sunt eius vos assolvo, usciditeli. Tutti Dio riconoscerà i suoi, vi assolvo. Questa canzone è una gesta lettrata e Guillaume de Tudel e l'altro scrittore anonimo fanno testimoni molto sensibile, ma molto esagerato anche. Per esempio, esagerato in che senso esagerato? Exagéré. Un maximum di dettagli, certo. Come la battaglia di Lavore che si svolse da marzo a maggio 1210 con un nuovo esercito ancora meglio organizzato, dove la signora Girauda, il cui marito era stato impiccato con 80 dei suoi cavalieri, era una donna nobile, molto importante. Quando i crociati presero la città di Lavore, nel mese di maggio, Girauda fu gettata in un pozzo e
imprigionata viva. I soldati parono 400 abitanti nella città, in un campo, e li bruciamo. E racconta il cronista della canzone della crociata, Estie donna Girauda, fu gitat de peiras la cubriron e fu dulce e peccats, e che si può tradurre la signora Girauda fu gittata nel pozzo e fu una donna di accoglienza importante per i trovatori, fu una corte di parace e di larghezza. E questa donna fu trattata come una scusi, l'italiano che non è l'abitudine in Francia di praticarlo molto. Grazie Gerardo. Vorrei tornare un attimo da Fredo Valla, torniamo a parlare del film, un film documentario lungo, dura quasi 3 ore, insomma un filmone, come si dice, però devo dire che non ci si accorge del tempo che passa come quando si entra, si è portati in queste narrazioni così che veramente ti prendono. Un film complesso da realizzare, tu hai materialmente, l'abbiamo detto, girato, in quanti paesi sei stato? Bulgaria, Bosnia, Francia, Italia, Costantinopoli. Ecco, quindi insomma comunque... Istanbul. Ecco, è stato, al di là delle difficoltà, diciamo così, tecniche e artistiche, abbiamo parlato appunto dell'idea di dover inventare un linguaggio, di un argomento che in genere comunque di solito non è molto diffuso, cioè appannaggio degli studiosi, appannaggio insomma un po' di alcuni esperti, però non è che sia proprio così conosciuto, no? a livello popolare, evidentemente forse per varie ragioni. Tu hai avuto l'impressione, come dire, di uso una metafora, di dover scavare con la zappa per far venire fuori, oppure hai trovato delle porte che si sono facilmente aperte davanti a te quindi in questa ricerca, che poi alla fine è la storia di una ricerca, è la ricostruzione, ma è una storia di ricerca, come tu dicevi, si vede proprio la troupe che cammina, no? Tu che affronti anche il vento, anche le intemperie, quindi si sono aperte queste porte facilmente, o hai trovato delle resistenze, anche di tipo culturale, oltre che potevano essere resistenze di carattere anche burocratico, banalmente, come spesso accade quando si gira un film? Ma ho scavato con avevi voglia, hai avuto l'impressione che ci fosse voglia di raccontarla questa storia? Sì, ho scavato con la zampa nella fase di ricerca, nel senso che, come già dicevo, era un argomento che io conoscevo a grandi linee, non è che fossi un esperto. D'altra parte a me non si chiedeva di essere un esperto, io mi sono affidato agli esperti, agli storici e a quanti hanno raccontato. Ho avuto l'impressione che, innanzitutto ho avuto un'ottima accoglienza da parte di tutti che si sono messi a disposizione e hanno ubbidito, per così dire, a quelle che erano le mie intenzioni di regia. Con il professor Zambon ci siamo imbarcati su un motoscafo, abbiamo fatto delle riprese lungo il Canal Grande, poi siamo scesi, abbiamo attraccato e insomma si sono prestati tutti con estrema cortesia a quelle che erano le mie intenzioni cinematografiche. Ho avuto invece l'impressione che in Italia questo argomento fosse pressoché sconosciuto. Sì, adesso ne parleremo con il professor Zambon.
sì, qualcosina qua e là, certo il libro del professor Zambon, i libri di Riparelli che conoscevo già dalla mia ricerca, però a un livello più generale il tema del catarismo italiano o del patarinismo, come venivano chiamati anche i patarini, i catari italiani, era relativamente sconosciuto, abbastanza sconosciuto. In più direi che mi sono trovato ad affrontare due assedi. Sono stato in parte assediato da tutto un movimento esoterico che vede nei catari dei grandi ispiratori, in Italia come in Francia, non ci sono differenze a questo riguardo, e dall'altra contro i negazionisti, cioè quelli che dicono che i catari non sono mai esistiti semplicemente perché tra di loro non si chiamavano catari, ma si chiamavano, come ci è stato ricordato, buoni cristiani, buoni uomini, buone cristiane e così via. Cioè che negano l'eresia o negano proprio una realtà storica? Direi che negano una realtà storica, cioè negano l'esistenza di quella dottrina relativamente unitaria di cui ci hanno parlato il professor Riparelli e il professor Zambon. Chiaramente era una dottrina con delle sfumature, la Chiesa catara non aveva un papa e quindi, come dire, ogni comunità, abbiamo parlato prima di dualismo integrale e dualismo moderato, ogni comunità affrontava nei dettagli, direi, ecco, consentitemi questo linguaggio non da storico, nei dettagli poteva interpretare in modo diverso da altri, ma non nella sostanza. Così come ho trovato delle difficoltà e una certa chiusura nel considerare i tempi storici del catarismo. Cioè è chiaro che essere catari alla luce del sole in una città come Firenze, ad esempio, dove fino a un certo periodo il catarismo è stato accettato, o come Verona, o come nella contea di Foix, ed esserlo quando poi la pratica catara doveva essere svolta nella clandestinità, portava delle differenze, ma è ovvio, è talmente ovvio che mi sembra banale doverlo ricordare. Però questi aspetti fanno sì che, se mi consenti il linguaggio un po' familiare, Pietro, direi che il protagonismo o il narcisismo di certi studiosi, di certi storici, li porta ad affermare che il catarismo non è mai esistito, che i catari non sono mai esistiti, che non si chiamavano così, che la dottrina è un po' in un modo, un po' nell'altro, che i rituali sono un po' in un modo, un po' nell'altro. Ma ad esempio è chiaro, ma voglio dire è banale addirittura, pensare al catarismo bosniaco della fine del XV secolo come un catarismo già molto sfilacciato nella dottrina, no? Erano venuti a mancare i collegamenti con tutto il mondo occitano, con tutto il mondo italiano, dove il catarismo nel frattempo era stato sconfitto, era stato pressoché eliminato. Quindi è chiaro che ci sono delle differenze, ma non sono tali da, a mio avviso, da dover affermare che queste differenze erano fondamentali, almeno dal mio punto di vista. Queste sono forse i due ostacoli, da cui ho dovuto in qualche modo difendermi, prendere le distanze, ma in questo mi hanno aiutato molto le persone che io ho scelto a testimoniare. E non sono soltanto storici o teologi della qualità dei nostri ospiti, sono anche attori, ad esempio l'Olivier de Robert che racconta con particolare vivacità, con un modo di raccontare addirittura ipnotico la quotidianità delle persecuzioni, degli interrogatori inquisitoriali, degli inquisitori.
Questo, se vuoi, Pietro, fa parte anche delle scelte di linguaggio del film, che si compone di 4 atti. Il primo atto è dedicato alla Bulgaria, il secondo è dedicato al catarismo occitano, il terzo al catarismo italiano e il quarto al catarismo bosniaco. E io ho sentito proprio da cineasta la necessità di modulare il linguaggio cinematografico in modo che il film rimanesse incalzante nel suo racconto. Tu sei stato molto generoso nel dire che dura quasi 3 ore, no, dura più di 3 ore, 3 ore e 10 minuti. Ma non sembrava, evidentemente, perché non avevo avuto questa percezione. Ma infatti devo dire che il pubblico, chi l'ha vista fino ad oggi, non ha questa sensazione, quindi è trascinato dal racconto. No, volevo sottolineare, come dire, la sontuosità del racconto. Ecco, Grazie. Ecco, io direi che di aver risposto alla grossa alla tua domanda. No, ha risposto benissimo. Senti, io direi che abbiamo tempo per un ultimo giro, come si dice, giro prima del brindisi finale, e quindi vorrei chiedere al professor Zambona ancora, cosa ne ha parlato, ha fatto cenno adesso Fredo Valla. Dunque, come fu la diffusione in Italia in particolare, diciamo, di questa del catarismo, insomma, di questo genere di eresie in Europa, e quale memoria ha lasciato al di là, diciamo, di questi, diciamo, movimenti esoterici che possono, insomma, che attualmente possono, come dire, essere un po' sedotti da certi aspetti, forse da certe cose, o in genere questi momenti nascono sempre da una pessima lettura della storia. Sì, a questo proposito, se posso aggiungere una brevissima osservazione, poi rispondo a proposito di quello che diceva Fredo Valla sugli storici cosiddetti negazionisti o decostruzionisti. Per, diciamo, sostenere questa posizione ci sono delle ragioni, specialmente in Francia, anche di ordine culturale e politico, ma io credo che essenzialmente questo dipenda dal fatto, questa posizione nasca dal fatto che si tratta di storici in senso stretto, che hanno poca o nessuna conoscenza di temi religiosi, insomma, di storia delle religioni, di storia del cristianesimo in modo particolare. Per cui naturalmente le vicende storiche dei catari sono vicende che sono state narrate da cronisti, polemisti cattolici di parte, sono a volte poco attendibili, sono discutibili a volte, ecco, questi documenti. E quindi questi storici hanno anche ragione nel dire che questo movimento cataro è presentato da questi cronisti o polemisti cattolici in una maniera molto possiamo dire di parte, no? Che costruisce un po' un'immagine particolare di questo movimento. Ma se uno si mette a studiare un po' le dottrine, da quelle bogomile a quelle catare, che sono molto simili per moltissimi aspetti, si trova davanti ad una concezione religiosa che è sviluppata in tutti i suoi aspetti, da quello teologico a quello rituale, eccetera, che non può essere negata. Del resto basta forse il maggiore storico del catarismo recente, Michel Rochbert, che ho avuto l'onore di avere, insomma, come grande amico, ha scritto alcuni saggi su queste interpretazioni negazioniste, insomma, queste posizioni che sono, a mio avviso, definitive e sono sufficienti a spazzare via completamente, insomma, questa posizione. Per arrivare allora alla diffusione del catarismo, bisogna ricordare che già nell'anno 1000
in varie località della Francia, in modo particolare delle Fiandre, si erano sviluppati dei movimenti qua e là che oggi ormai sono riconosciuti come, possiamo dire, pre-catari. Purtroppo abbiamo pochissime notizie su questi, soprattutto sulle dottrine che erano, diciamo, sostenute all'interno di questi movimenti. Però quello che conosciamo è, diciamo, corrisponde in maniera abbastanza precisa a quello che sarà in seguito il catarismo. La più importante è forse la cosiddetta eresia di Orléans, che è del 1022, dunque è proprio un millennio fa, no? Esattamente, ma poi altre sono segnalate in Aquitania, nella Champagne, eccetera. Quando però possiamo parlare veramente, propriamente di catarismo, le prime aree interessate in Europa sono la Renania, intorno alla metà del XII secolo, abbiamo delle testimonianze molto precise, le Fiandre, la Champagne, e soltanto in un momento successivo incominciano a esserci testimonianze che riguardano le altre aree europee, in particolare quella occitana, dove si formano presto 4 chiese, quella di Tolosa, di Albi, di Carcassonne e della Valle d'Aran. Poi la prima chiesa italiana è quella di Concorezzo, nei pressi di Milano, e esisteva anche probabilmente ancora una chiesa francese della Francia del Nord. In Italia, da questa prima chiesa di Concorezzo, che è molto influenzata dal bogomilismo, per esempio era la chiesa che si era fatta, diciamo, portare da Bisanzio l'interrogatio Ioannis di cui si parlava prima, cioè questo apocrifo bogomilo, che però anche i catari, diciamo, consideravano come un testo importante e fondamentale per la loro dottrina. Poi appunto in Italia un po' alla volta si formano 7 chiese. L'area più interessata è certamente quella dell'Italia del Nord, dove nasce la chiesa di Desenzano, che diventa la più importante d'Italia, certamente. È quella in cui viene redatto anche il più importante testo teologico che ci è rimasto, a cui accennava prima Riparelli, cioè il libro dei 2 principi, viene da quell'ambito lì, dalla chiesa di Desenzano. E poi ci sono c'è una terza chiesa lombarda nei pressi di Mantova, a Bagnolo San Vito, una chiesa nel Veneto, quella cosiddetta della Marca Trevigiana, e poi delle chiese nell'Italia centrale, e cioè a Firenze, nella Valle di Spoleto. Queste sono, diciamo, quelle che sono le cosiddette chiese, insomma, che sono attestate espressamente dai testi. Però poi sappiamo che il catarismo era diffuso capillarmente nei territori, anche se le singole persone facevano riferimento ad una o a un'altra chiesa, quindi abbracciavano anche dottrine parzialmente diverse tra di loro, abitavano, vivevano, operavano in una disseminazione, insomma, di centri particolarmente fitta nell'Italia del Nord, dal Piemonte, dove ci sono moltissime testimonianze, anche se non si parla mai di una chiesa nel Piemonte, insomma, non è attestata una vera e propria chiesa, però ci sono tantissime testimonianze che riguardano il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, che sono le regioni sicuramente più direttamente interessate, e l'Italia centrale. C'è anche qualche testimonianza che riguarda il sud d'Italia, però sono molto
isolate, molto incerte, insomma, per quanto riguarda quell'ambito non ne sappiamo molto. Questa era più o meno la geografia italiana del catarismo. C'è qualche traccia ancora? Ah, beh, poco, perché... No, viva voglio dire, nel senso magari che si rintraccia in qualche canzone popolare, in qualche bestemmia, in qualche modo, in qualche folklore Intanto si è parlato di una sopravvivenza di dottrine catare nel Friuli addirittura nel Cinquecento, cioè ad opera di quel famoso Menocchio, ecco, che aveva una sua cosmologia, una dottrina molto particolare, molto composita anche, ma in cui sono state ravvisate delle tracce delle sopravvivenze di dottrine catare. Del resto in Bosnia il catarismo o bogomilismo è sopravvissuto più o meno fino a quell'epoca, insomma, molto più che in Italia o nel sud della Francia, dove all'inizio del 300 ormai era sparito. Per il resto non molto, anche perché la differenza fra l'Occitania e l'Italia settentrionale e centrale è che l'Occitania ha vissuto la tragedia della crociata albigese, un fatto storico importante, non solo religioso ma storico importantissimo, se ne parlava prima appunto Gérard Zucchetto. In Italia non c'è stato un fatto di questo genere, anzi per molto tempo, fino alla seconda metà del 200, i comuni hanno limitato molto la persecuzione e l'inquisizione, insomma, l'hanno tenuta un po' alla larga, hanno garantito in qualche modo la loro autonomia e la loro indipendenza. Soltanto nella seconda metà del 200 ci sono stati, sono cominciate, diciamo, l'Inquisizione ha avuto mano libera e ci sono state anche dei roghi impressionanti, come quello di Verona, con centinaia di persone bruciate nell'arena di Verona, che erano state in gran parte arrestate a Sirmione, dove si era formato una specie di centro cataro europeo, perché catari fuggiti dal nord e dal sud della Francia e da altre parti si erano in qualche modo rifugiati lì. C'è stata una retata, diciamo, si potrebbe dire oggi, sono stati portati nell'arena di Verona e bruciati in un rogo. Dovrebbe essere un fatto veramente importante nella nostra memoria storica, anche perché si tratta dell'arena di Verona, cioè di un luogo molto noto, importante. Vorrei sapere quanti lo sanno. Eppure a quanto pare non è rimasta nella memoria collettiva quasi nulla, insomma, di tutto questo. Grazie professore. Professore Parelli, mi aggancerei a questo. Intanto faccio una piccola, come dire, un piccolo appello, come dire, un messaggio all'aria. Chi ci ascolta, chi ci sta seguendo, eventualmente se ha delle domande da fare può scriverle via chat, può mandare una domanda via chat, poi la regia me la fa vedere e io quindi eventualmente la rilancio ai nostri ospiti. Allora, professor Riparelli, a proposito di questo, ci sono due domande che vorrei fare. Una è, all'interno di questi movimenti dei catari, c'erano a loro volta, diciamo così, delle correnti che si scontravano fra di loro, delle dissidenze all'interno di queste correnti? Questa è la prima domanda. L'altra domanda che mi urge, a proposito di quello che diceva il professor Zambon poco fa, è a un certo punto queste realtà, questi movimenti scompaiono dopo una repressione durissima, una repressione fortissima, una damnatio memoriae, come viene detto. Quale fu la causa principale
della fine di queste eresie. Fu proprio, diciamo, molto efficace la lotta, la violenza, l'inquisizione, l'azione dell'inquisizione. A un certo punto erano anche cambiati i tempi, per così dire, cioè, non so come dire, no? Come succede a un certo punto diciamo, cambiano i momenti, cambia la realtà storica, cambia la realtà culturale, economica di certi paesi, cambiano tante cose, il terreno non è più fertile a far crescere un determinato tipo di pensiero. Sì, ecco, riguardo alla questione della unità da parte di questi movimenti o della diversità o anche della contraddittorietà. Diciamo subito che assolutamente è chiaro, sia dalle fonti inquisitoriali, sia anche dai stessi testi dei catari, che non siamo di fronte ad una unica chiesa strutturata, ecco, prima diceva Alfredo Valla, con un papa. Non siamo di fronte ad un magistero che poteva coprire la diversità delle grandi comunità. È senza dubbio vero, e questo bisogna sottolinearlo, che non erano diversità immediatamente dovute o solo dovute a principi di fede diverse. Molte volte si trattava proprio di diversità, incompatibilità tra persone anche dello stesso gruppo. Ecco, ricordo come ad esempio quando arrivò a Concorrezzo il notissimo apocrifo, la cena segreta, l'interrogatio Ioannis, ci fu chi, Nazario, il vescovo Nazario, lo propose, ma altri che invece obiettarono, e obiettarono probabilmente non solo per motivi teologici, ma anche per motivi di incompatibilità con la sua leadership. Quindi queste divisioni sono dovute a fattori teologici, ma sono dovute anche a fattori molto più terra-terra. Tanto da, e questo mi sembra che sia un elemento decisivo per la sua domanda, tanto da sentire sulle labbra, meglio negli scritti degli stessi catari, dichiarare che gli altri, e si stanno riferendo non solo ai cattolici, sono eretici. Quindi evidentemente gli eretici per primi saranno quelli della cosiddetta Chiesa romana, ma anche tra le diverse comunità di chi appunto affermava un dualismo cosiddetto radicale o un dualismo moderato, c'erano delle fortissime incompatibilità e utilizzo questo termine, addirittura noi siamo di fronte a delle conversioni da una fede, da una comunità all'altra, da un tentativo appunto di far cambiare la storia delle comunità che avevano scelto o il dualismo radicale o un dualismo moderato. Ecco, anche per quanto riguarda un elemento che è certamente decisivo per un movimento cristiano, ecco, io sono perfettamente d'accordo con quanto diceva prima Francesco Zambon, qui siamo di fronte ad un movimento cristiano. Siamo di fronte ad un movimento cristiano perché, e guardiamo bene cosa ci raccontano le cronache e cosa ci raccontano anche i trattati teologici, ma perché, a differenza ad esempio del manicheismo antico, qui abbiamo come figura di riferimento solo Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico a cui affidarsi. Gesù Cristo è l'unico che porta la salvezza. Certo, può fare specie nel leggere, nel sentire che molti, ma non tutti, tra di questi, in fondo credevano che Gesù Cristo fosse un angelo. Dovremmo essere meno sorpresi però quando noi ci ricordiamo che i catari, essi stessi si rappresentavano come degli angeli, quindi dichiarare che Gesù era un angelo non significava assolutamente astrarlo nel mondo celeste, ma anzi farlo sentire ancora più vicino, proprio perché lui, essere angelico inviato dal Padre, avrebbe, attraverso il dono della unica preghiera, ecco questo è un altro elemento indispensabile da tenere presente, l'unica vera preghiera dei catari era il
Padre nostro, il Pater Noster. È una Chiesa che si proclama sempre come la Chiesa di Cristo. Si chiamano essi stessi i buoni cristiani, i cristiani, anche rispetto al tema della cosiddetta cristologia non sempre potevano andare d'accordo. C'era chi affermava che ad esempio Cristo era davvero morto in croce e altri che negavano questo. C'era chi affermava che i profeti dell'Antico Testamento, vedi Mosè, vedi Elia, erano addirittura dei servi del demonio, dei servi di Satanael, dei servi della divinità negativa. Altri che invece potevano affermare che Mosè ed Elia erano degli esseri celesti che vivevano in quella terra, nella terra appunto dei cosiddetti viventi, o perfino, come noi possiamo leggere in alcuni testi catari, c'era chi sdoppiava i due mondi, per cui un Mosè terreno, un Mosè negativo, un Mosè peccatore, inviato dal Dio cattivo, avrebbe fatto il paio, ma sarebbe stata quindi solo la sua ombra, con l'altro Mosè, il Mosè celeste, e questo riguardava anche. Ma dette quindi le varietà, qui dobbiamo considerare l'importanza notevole anche dei tempi, cioè della diacronia. Noi dobbiamo pensare che la Chiesa, chiamiamola la Chiesa cattolica, ha avuto millenni di tempo per potersi strutturare, e ancora oggi non possiamo dire che sia un'unica Chiesa, non possiamo parlare certamente di un unico cristianesimo. Ecco, ricordo che solo con il Concilio Vaticano II cattolici e ortodossi, cattolici e protestanti si sono dichiarati fratelli. Fino al Concilio Vaticano II erano comminati con gli ortodossi, poi da un millennio addirittura la scomunica. Ecco, quindi rimane sempre quell'idea, che è assolutamente falsa dal punto di vista teologico e storiografico, che sia esistita nell'antichità un unico cristianesimo dal quale poi si sono sviluppate queste eresie, una sorta come di decadenza. Ecco, il cristianesimo è sempre stato vario. Pensiamo appunto anche ai molteplici gruppi gnostici a cui si riferiva prima Francesco Zambon. Però sottolineo quanto già dicevo all'inizio: detto questo, noi non dobbiamo per nulla lasciare al margine che ciò che aveva più valore per i catari e per i bogomili era accettato da tutti. Per essere un cataro, per essere un bogomilo, dovevi credere nella duplicità cosmologica più che nella duplicità teologica, e dovevi credere che un qualcuno, l'angelo Cristo, aveva inviato gli strumenti per poterti salvare, e l'unico strumento era appunto il consolamentum, il sacramento appunto della imposizione delle mani. Ora, mi chiedeva se il catarismo, questo movimento internazionale assieme al bogolismo, abbia subito soprattutto la forza dirompente dell'Inquisizione. Ma soprattutto perché è scomparso. Perché quali sono state le cause? Quindi è stata una causa, diciamo così, proprio ha funzionato la repressione, oppure a un certo punto non c'erano più i tempi, diciamo così, o tutte e due le cose insieme? Sì, noi quando ci chiediamo se ha funzionato la repressione, dobbiamo che chiederci la repressione di chi. Ecco, perché se ritorniamo ai fatti storici, ritorniamo anche ai manuali scritti dagli inquisitori, ci ricordiamo che in fondo era una repressione generalizzata, ovvero sia era la repressione della Chiesa, ma purtroppo era anche una repressione della società ormai. Prima Francesco Zambon faceva riferimento a quei movimenti politici all'interno delle comunità cittadine italiane che in fondo o avevano strumentalizzato o comunque avevano dato corda ai catari. Ecco, viene il momento, ormai siamo nel XIV secolo, in cui questa costrizione all'ortodossia diventa però anche una costrizione all'obbedienza delle
strutture governative, che poteva essere il re, che poteva essere il podestà, che poteva essere, e quindi si trovano in fondo presi tra la morsa ormai di una costrizione alla ortodossia, ma allo stesso tempo alla costrizione del buon cittadino, che non può conoscere altra obbedienza che quel governante. Siamo nel momento in cui ci saranno i primi passi, almeno per qualche territorio, i primi momenti per la costruzione poi di una comunità nazionale. Ecco, pensiamo alla famigerata crociata contro gli albigesi, no? In fondo è una crociata per non solo ripulire quel mondo dal peccato, dalla sporcizia, dalla impurità data dagli eretici catari, ma è anche uno strumento per il re di Francia di conquistare altri territori, è uno strumento per unificare. Politico, insomma, diventa uno strumento politico. Esattamente, in questo modo non ci sarà più alcun spazio, possiamo anche affermare, non sarà più interessante per alcuno, quell'oppositore, non potranno neppure essere strumentalizzati, insomma i catari non servono più a nessuno, né per l'indipendenza del cavaliere, del conte, né per l'indipendenza di un certo partito guelfo o ghibellino che sia. Ecco, chiedo scusa a Gérard Zucchetto, un attimo solo, volevo sentire forse se il professor Zambon voleva intervenire un po' su questo aspetto che mi sembra molto interessante. Come finisce una dottrina, come finisce un'idea, come finisce una dottrina nel momento in cui cessa la sua utilità politica, diciamo così. Sì, certamente concordo pienamente con quello che ha appena detto Riparelli. Secondo me c'è anche un altro aspetto più propriamente religioso, e cioè è la nascita degli ordini pauperistici, la nascita del francescanesimo e del domenicanesimo, che hanno una larga parte nell'Inquisizione, ma che però rispondono a un'esigenza di ritorno alla purezza evangelica, di ritorno alle origini del cristianesimo, che sta anche alla base della nascita del catarismo. La predicazione di Domenico va tutta in questo senso, insomma, no? Cercare con gli stessi mezzi in qualche modo, no? Che era la predicazione itinerante che usavano i catari, di portare, di interpretare queste esigenze della società e soprattutto della società religiosa, portandole verso l'ortodossia. Quando, diciamo, questi ordini si sono sviluppati, insomma, hanno assunto l'importanza che si sa all'interno del cattolicesimo, anche il catarismo perde un po' il terreno sotto i piedi. Ecco, uno degli aspetti che da un punto di vista propriamente religioso, che si associa a quelli politici naturalmente, era un elemento così fondamentale, ecco, certo. È stato decisivo nella nascita e soprattutto nello sviluppo, nel successo che hanno avuto a livello europeo proprio, no? Eresia europea, questi movimenti. Per cui sono d'accordo con quello che diceva lei, è un po' l'uno e un po' l'altro. Quindi c'è un po' una ragioni politiche, ragioni anche di repressione, perché insomma sono stati roghi, certo, queste cose qui non bisogna dimenticarle. No, assolutamente, e nel film poi si racconta. Sì, non tanto la crociata, perché la crociata non ha veramente colpito a morte il catarismo, anzi nel sud della Francia è nata addirittura una quinta chiesa, quella del Razès, proprio durante la crociata albigese, ed era ben vivo negli anni 30-40 il catarismo in Occitania e in Italia ancor più naturalmente, ma l'Inquisizione ha certamente svolto un ruolo molto importante, insomma, di repressione, molto più che la crociata. Certo, poi
accenno anche su questo, è uno dei momenti più, diciamo, più forti, più emozionanti del film, quando si racconta com'era il rapporto anche tra l'inquisito e l'inquisitore, cioè quali erano gli strumenti, non solo gli strumenti di tortura, diciamo, ma anche psicologici, diciamo, culturali, di pensiero, che venivano messi in atto per scardinare queste eresie, quindi avevano una loro, cioè, era una questo battaglia richiederebbe una tavola rotonda a parte. a parte. Ecco, invece chiediamo, allora, Gérard Zucchetto, a proposito del tramonto, insomma, quindi della fine delle eresie, quindi la sconfitta del catarismo occitano segnò anche la fine dell'ispirazione trobadorica, cioè, voglio dire, i musicisti non ebbero più, diciamo, la musica, la cultura musicale non trovò più alimento, storie di cui alimentarsi. Si può dire questo? È ovvio, in ogni città conquistata Simone di Montfort installava un signore francese. Questo signore non parlava la lingua occitana e non conosceva nulla dei costumi culturali di una corte di Languedoc, dove era preso l'abitudine di ascoltare canzoni, trovatori che evocavano l'amore cortese, il rispetto delle signore, la musica dei giocolieri e l'arte poetico-musicale del trovare, che è una poesia molto elaborata con parole ricercate e melodie eccellenti. Allora, in quei corti che non erano aperti alla cultura, non c'era più spazio per i trovatori. E a partire dalla metà del XIII secolo che i trovatori occitani si sono esiliati in Italia o in Spagna. E il caso di Guillaume Riquier de Narbona, che rimase 15 anni a Toledo, alla corte di re Alfonso il Savio, dove divenne doctor de Troubar, dottore di Troubar, professore di poesia. Quando tornò in Languedoc, alla corte di Rodez, ultimo luogo in cui si potevano ancora ascoltare le canzoni del Troubar, Guillaume Riquier scrive ancora canzoni e constata che la società è cambiata profondamente, che si fanno processi per tutto. In questo momento l'Inquisizione si insedia ovunque e chiede la denuncia degli eretici. La fine del XIII secolo segna la morte del Troubar formale. Grazie Gérard. Fredo Valla. Fredo, qual è stato il momento forse più difficile della realizzazione di questo film? Il momento in cui magari a volte può succedere, hai pensato non tanto di, non lo so, non avere la capacità forse tecnica di portarlo avanti, ma quanto di dire a un certo punto mi trovo di fronte a un qualcosa che non riesco a raccontare o non so come raccontare. C'è stato un momento in questa, nella tua, nella realizzazione del film? Sì, Pietro, però prima vorrei, se me lo consenti, riprendere la domanda che hai fatto poco fa: che cosa è rimasto? Che cosa è rimasto è anche un po' l'occasione del film, questa parola bugre che è diffusa a macchia di leopardo in tutto il territorio occitano. Ad esempio mio padre, io con mio papà parlavo occitano, la usava regolarmente. La chiesa in bugre, quello lì è un uomo da poco, no? E poi bugre è diffuso in realtà anche in francese. Bugre significa bastardo. Poi nell'italiano buggerare, è la stessa radice. Adesso io non voglio mettermi a fare i mestieri che non sono miei, quelli del linguista o dello studioso di etimologia, però è rimasto parecchio, sempre con un significato negativo. E poi ho un ricordo personale
di parecchi anni fa, quando ancora non avevamo la televisione nelle nostre case, e a casa mia c'era l'abitudine la sera di dire la preghiera tutti assieme. Mio padre a un certo punto ci diceva Ero di Zen Luben, e Luben era la parola che i catari usavano per dire la preghiera. Sì, certo, è un po' poco, sono veramente dei relitti, degli affioramenti estremamente limitati, però non posso non ricordare anche queste cose, questi aspetti. Momenti difficili, momenti in cui ho pensato di non farcela, direi di no. C'è stato un momento critico quando con Andrea Fantino abbiamo fatto il primo montaggio e ci siamo trovati con un film di 4 ore. E questo è stato un momento piuttosto critico. Se vogliamo, una certa criticità è stata data anche dal fatto che è un film prodotto con un budget limitato, con un budget certo non proporzionato all'impegno richiesto da questo film, ma siamo stati anche fortunati perché poi molte persone hanno creduto in questo film, 2 fondazioni italo-bulgare che lo hanno sostenuto in modo notevole, un'università privata fiorentina, l'Istituto Lorenzo de' Medici, e poi un numero considerevole di donatori, alcuni magari non soltanto hanno donato 10 euro, ma altri ne hanno donati 500. Insomma, in qualche modo siamo riusciti a mettere insieme il budget necessario per realizzarlo e per chiuderlo, ma certo è stata una fatica. Diciamo che non ci siamo mossi con la sicurezza che hanno altre produzioni cinematografiche, ma il desiderio di farlo per me, insomma, la volontà di portare a termine, e dirò anche per i miei collaboratori, perché io ho avuto una collaborazione stupenda, comunque questa volontà è stata determinante. Quando presento il film quando alle proiezioni, dopo la fine del film, presento i miei collaboratori, amo sempre dire che io sono il comandante di una nave che ha avuto un buon equipaggio. Il comandante della nave è quello che decide la rotta, il percorso, il porto di arrivo, ma senza un equipaggio adeguato non arriverà mai a quel porto. E io ho avuto invece la fortuna, anche la straordinaria fortuna di avere con me delle persone appassionate, in parte sono allievi della scuola di cinema che Giorgio Diritti ed io abbiamo fondato, e per me è stata una grande gioia, una grande esperienza poter continuare a fare scuola sul campo, ecco, per così dire, no? A insegnare sul campo. In parte sono dei collaboratori, amici. È nato un sentimento forte, ecco, questo film ha fatto sì che nascesse anche un sentimento forte di amicizia tra di noi, perché comunque le riprese sono durate parecchio tempo. Abbiamo girato 15 giorni in Occitania, abbiamo girato almeno una settimana in Italia, una settimana in Bosnia, almeno 10 giorni in Bulgaria, quindi abbiamo trascorso molto tempo assieme, certo non sempre parlando del film, ma il film era sempre presente nei nostri discorsi, ogni tanto affiorava. Quindi forse il timore che ho avuto a film finito è stato quello di un film che non potesse essere capito per l'argomento, per il tema, e invece i riscontri che stiamo avendo dicono esattamente il contrario. Per me forse è il mio film più riuscito, forse è il film che mi rappresenta di più. Ho messo tutto in questo film, ho messo mio padre, ho messo me stesso, ho messo i miei amici, ho messo le mie convinzioni. Sono contento. Sì, sono contenti anche, diciamo, anche chi lo guarda. Si vede, lei sei riuscito a trasmetterlo, diciamo, questa passione, perché questa potremmo definirla passione.
Grazie Fredo, noi ci avviamo alla conclusione, ma prima c'è una domanda di un nostro... non abbiamo un termine per definire, perché non è radioascoltatore, non è telespettatore, non è, come si definisce quando si segue un webinar? Insomma, un nostro ospite. Ecco, il nostro ospite Silvano Tangi, una domanda che rivolgo entrambi a Francesco Zambon e professor Enrico Riparelli, perché è una domanda molto specifica, però mi sembra molto interessante, e dice: i franco-provenzali in Puglia di Celle di San Vito, quindi di un posto ben preciso, potrebbero avere qualche origine catara o averli accolti, visto che c'è stato un periodo di inquisizione in quel posto lì. Chi vuole rispondere? Per primo. Io non saprei proprio rispondere. Non saprei proprio rispondere. E neppure io, assolutamente. Appunto, lo pensavo anch'io. Bisognerebbe conoscere a fondo la storia di quella località. Però la domanda è interessante, perché solleva una questione e si rifà a una domanda che volevo fare a tutti quanti, una domanda finale che volevo fare un po' a tutti quanti. Quanto abbiamo ancora da scoprire su questi, sui catari, sui bogomili? Quanto hanno ancora, quanta memoria c'è ancora da trovare, e in particolare appunto in riferimento delle tracce che possono essere rimaste sui territori. Qui parliamo di un'ampia fetta d'Europa, quindi non solo dell'Italia. Ecco, quindi se c'è appunto ancora la possibilità in qualche posto di scoprire che attraverso, non lo so, un verbale d'archivio di un inquisitore, un documento, una traccia, no? Ecco, c'è stato questo passaggio. Allora un rapido giro di risposta vale anche per Gerard Zucchetton. Posso rispondere io allora? La domanda su questa località della Puglia mi fa venire in mente un episodio personale, cioè dopo che è uscito quel mio libro da Adelphi, La cena segreta, sono stato invitato a Bagnolo San Vito. Pensavo a una cena segreta, no? No, anche però. A Bagnolo San Vito, dove appunto era attestata una chiesa catara. Ora, alcuni storici locali avevano trovato dei verbali dell'Inquisizione che erano del tutto inediti a Mantova, che parlavano proprio cioè erano verbali di interrogatori fatti a Bagnolo San Vito, ad abitanti di Bagnolo San Vito. Questa mia conferenza è stata ascoltata, credo, da metà paese. C'era una folla veramente inaspettata di persone ed era presente anche il parroco, molto divertito, che mi ha detto alla fine l'eresia aleggia ancora. Ecco. E penso che cercando di qua e di là, insomma, ci sono ancora, tra l'altro questi verbali credo siano ancora inediti. Io ho le fotografie dei manoscritti, insomma, e sicuramente se ne possono trovare altri in altre località, e penso certamente che si possano trovare anche dei documenti, per esempio dei testi originali, perché in alcune fonti sono menzionati anche con il titolo dei testi catari che sono andati perduti completamente. Oppure abbiamo dei testi di polemisti cattolici che confutano dei testi che però, di cui magari ci conservano qualche frase, qualche frammento, ma il testo completo è andato perduto. Quindi se poi si pensa che il libro dei due principi e il cosiddetto rituale latino, che sono nello stesso manoscritto, sono stati scoperti solo negli anni 40 a Firenze, no? Non in un posto, diciamo, fuori del mondo, ecco. È possibile certamente che si ritrovi, ma io credo che invece la cosa più importante in futuro
sarà quella di continuare l'approfondimento, lo studio di questi testi. Certo. E qui c'è ancora molto da fare per quanto riguarda comparazioni, confronti, anche per esempio con le eresie orientali, col bogomilismo e col paulicianesimo. Lì penso che anche se non abbiamo la fortuna di trovare nuovi documenti, nuovi testi, ci sia ancora molto lavoro da fare. Grazie. Professor Riparelli, brevemente. Sì, ecco, io interverrei a partire qui da Padova con un'altra considerazione, cioè grande attenzione bisogna fare a non vedere il catarismo dappertutto. A Padova, ad esempio, c'è una via dei Gattari e qualcuno ha scritto che sarebbe la antica via dei Catari, dove abitavano i Catari. Ecco, bisogna invece sapere che si trattava delle bocche di Cataro, ovvero sia di queste insenature del Mar Adriatico, nulla a che fare, anche se sono passati comunque a Padova dei Catari, ma non è la via dei Catari. Ora, se noi pensiamo a come sono arrivati giunti a noi i pochissimi scritti catari, possiamo vedere come si tratta veramente di casi fortuiti. Mai un grande storico è riuscito, progettando la sua ricerca, a trovare un documento di questo genere. No, pensiamo appunto al Liber de Duobus Principis, trovato da un grandissimo domenicano, Don Den, ma trovato fortuitamente, e così ancora. Allora significa che ci sarà ancora qualcosa negli archivi. È probabile ci sarà ancora qualcosa, però chi lo scoprirà, chi deve avere la pazienza, chi dovrà perdere molto tempo, chi avrà anche la possibilità economica di progettare degli studi a tappeto. Ecco, il grande disinteresse di cui si parlava poco fa nella nostra società italiana, o chi fa un po', come abbiamo sentito di quel parroco, un po' spallucce ironizzando, no, sul catarismo, ecco, dimostra che è difficile che ci sia intenzione di spenderci moneta su una ricerca di questo genere. E io, proprio da teologo, rispondo invece: è un gran peccato. È un gran peccato perché si pensa a questi antichi dualismi con un semplice valore riduttivo, valore archeologico. E invece io penso che se lo prendessimo davvero sul serio, il dualismo, potrebbe diventare intanto uno stimolo a liberare anche la fede monoteista da quello che polemicamente Friedrich Nietzsche considerava una specie di monotono teismo. E allora qui mi viene in mente la grandissima filosofa francese Simone Pétremont, che ha dedicato un testo straordinario nel lontano 1947 proprio al dualismo presso Platone, gli gnostici e i manichei. E lei affermava, e io sono totalmente d'accordo e convinto, che il dualismo antico, il dualismo che studiamo nelle fonti storiche, assume anche oggi un forte valore, cioè il valore di mostrare all'uomo, diceva Simone Pétremont, all'uomo di oggi, come l'unità tra pace e verità sia solamente una illusione, quindi di scommettere in funzione della verità, e questo significa naturalmente che non potrai stare in pace. Perché? Ma perché i catari, e non solo i catari, hanno da dire molto all'uomo di oggi per la loro ricerca della verità, per la loro ricerca di una verità che è salvifica, che salvifica. Ecco, io ricordo due fratelli dei Pirenei, vissuti tra il XIII e il XIV secolo in quei luoghi così sperduti, Pietro e Guglielmo Hutier, i quali erano buoni cattolici, erano di buona famiglia, esperti di legge, erano sposati con prole, ma un giorno leggono un libro cataro, e uno di loro, Pietro, dopo aver letto quel libro, dice all'altro: partiamo dunque, fratello mio,
andiamo a cercare la salvezza delle nostre anime, la salvezza. Ma chi oggi cerca ancora la salvezza? Una verità che sia salvifica, no? Ecco, mi sembra che davvero molto abbiano da dire coloro che erano pronti anche ad immolarsi in nome della verità, molto abbiano da dire ad un mondo che invece è indifferente verso la verità. E allora, in conclusione, io vorrei ricordare un grandissimo teologo tedesco, Karl Rahner, che è stato uno dei grandi protagonisti del Concilio Vaticano II, in un piccolo, poco conosciuto volume dal titolo Che cos'è l'eresia?, scritto nel 1962. Ebbene, lui poteva scrivere coraggiosamente che l'eresia è possibile solo tra fratelli spirituali. Solo tra fratelli spirituali. Sì, possiamo sentirci fratelli, quindi se non nell'appartenenza ad una stessa chiesa, ma almeno direi proprio nella ricerca della verità, perché come proclamava il Concilio Vaticano II, la verità non si impone che con la forza della verità stessa. L'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato molto tardi, purtroppo. Abbiamo detto grazie, l'abbiamo detto un po' all'inizio e torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio, questo riflesso sull'attualità e quindi su un'idea, su una riflessione sulla libertà di pensiero. Io comunque, fossi in voi, un saltino a Celle di San Vito in Puglia, forse lo farei. Gérard Zucchetto, una riflessione a proposito di questo? No. Sì, a proposito dell'arte del trovare, l'arte di trovare non fosse stato scritto i manoscritti che Dante e Petrarca hanno fatto scoprire nel grande periodo del XII nuovo, non potremmo parlarne oggi. La scrittura che testimonia è la forza della poesia occitana contro la barbaria e un potere politico egemonista. Conosciamo questa questione qui in Francia. Il catarismo qui in Languedoc, in Occitania, è un programma dell'Europa, un programma economico. Purtroppo credo che la questione resti la stessa oggi che all'epoca medievale. Come è possibile che il potere non viene eselso da persone colti e aperte, umaniste e preoccupate del migliore equilibrio sociale, culturale ed economico, ma piuttosto da persone avide di ricchezze e di dominio ad ogni costo. È una questione grande. Sì, è una grande questione che in qualche modo, no, questi movimenti ci hanno un po' lasciato in eredità. E che Fredo, diciamo, riesce a comunicare molto bene nel suo film. Fredo, dove lo vediamo il film adesso? Beh, il film ha avuto lo vediamo... molto successo, sta andando bene, dove lo vediamo? Sì, lo vediamo al Cinema Monviso di Cuneo il 12 di giugno, il 12 di questo mese, lo vedremo il 18 giugno al Cinema Ariston di Trieste, e poi il 3-4 luglio a Dronero, torniamo in Piemonte, ma ci sono varie altre date, il film lo stanno richiedendo in molti, ci sono altre date, seguiteci sui social troverete notizie dei vari appuntamenti, delle varie occasioni in cui vedere Bugre, la grande eresia europea. Un bellissimo film che è assolutamente da vedere anche per, diciamo, soprattutto se non si conosce questa storia. Grazie, io a questo punto chiamerei forse Paola Bertello come dire, buonasera Paola. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, vogliamo salutare allora quanti ci hanno seguito fino a questo momento. Noi ringraziamo, io voglio ringraziare i nostri ospiti, Francesco Zambon, Enrico Riparelli, Gérard Zucchetto e naturalmente Fredo Valla. Abbiamo parlato di questo grande, bellissimo film, Bogre, di Fredo Valla, che racconta una storia importante che ci riguarda tutti, che l'abbiamo visto, che ha riflessi anche diciamo sulla nostra storia, cioè fa parte della nostra storia e quindi ha riflessi sulla contemporaneità, e quindi credo che la cornice del premio Stana sia proprio perfetta per
raccontare questa storia e per presentare questo film. Assolutamente sì, ringrazio anche io gli ospiti che sono intervenuti e ringrazio ovviamente Pietro Spirito per aver moderato questi interventi in maniera esemplare. Sarebbe bello essere in una sala e ricevere l'applauso delle persone, ce lo immaginiamo. Assolutamente sì. Lo facciamo lo stesso. Vi ringrazio tantissimo di essere intervenuti e di essere intervenuti in maniera così ricca e consistente, perché il vostro intervento è stato assolutamente comprensibile, quindi vi ringrazio per il taglio divulgativo che avete dato, ma soprattutto vi ringrazio anche per essere scesi nei dettagli e avere dimostrato tutti quanti, come ovviamente ci aspettavamo, una grandissima competenza. Vi ringrazio molto e vi auguro un buon proseguimento e vi invito ovviamente a seguire i prossimi eventi del Premio Ostana che ci saranno questa sera e poi domani e sabato. Grazie mille e buon proseguimento a tutti quanti. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Bene, vediamo, forse vedete già, man mano stanno salutandoci i nostri ospiti e vedete in collegamento Flavio Giachero che, come dire, ci parlerà di quello che succede in quest'ora che precede l'evento serale. Abbiamo deciso di dare, come dire, un'ora di decompressione in quella che è di solito considerata la pausa per la cena, ma ovviamente il Premio Ostana non si ferma e non si ferma neanche e soprattutto nelle pause. Quindi abbiamo, anzi, le persone che hanno organizzato questa giornata, in particolare Flavio, hanno pensato a un intervento che potesse essere utile per, come dire, occupare questo spazio della cena. Prima di lasciare la parola a Flavio, vi ricordo che il concerto di questa sera, che sarà in diretta e che mi vedrà protagonista insieme a Cecilia Lasagno, inizia alle 21. Per ora non vi tedio oltre, vi invito a rimanere collegati con noi, a interagire sui social e lascio la parola a Flavio Giachero, che fa parte dell'organizzazione ed è un grandissimo musicista con cui io molte volte ho avuto il piacere di collaborare, perché vi spiegherà che cosa succederà nei prossimi minuti. Grazie mille e buona serata. A più tardi. Grazie molte Paola della splendida presentazione, un saluto caro a tutte e a tutti. Dunque sì, hai detto bene, iniziamo da un punto. Insomma, come ha detto bene, molto bene all'inizio del premio Ines Cavalcanti, la direttrice artistica, praticamente durante il premio in questi anni sono passati ben una quarantina di lingue provenienti da tutto il mondo. Insomma, ed è una manifestazione però che si è sempre fatta in presenza. Ovviamente durante l'anno scorso e questo anno non è stato possibile, quindi però il Premio Ostana è andato avanti con la versione online che vedete adesso e una versione online che è stata l'anno scorso. Cosa succede? Il Premio Ostana nasce nel 2008, quindi siamo alla 13ª edizione. Sono 13 anni di incontri, di scambi, di suoni, di lingue che in realtà sono sempre stati documentati. Sono stati documentati con dei filmati, all'inizio in un modo relativamente semplice, insomma più artigianale, e col passare del tempo invece col supporto di tecniche e professionisti, insomma, di gente preparata, creando in questo modo un grande archivio. Ecco, tutti i materiali sono ovviamente disponibili online sul sito della Chambro Doc, i vari canali e sui canali e il sito del Premio Ostana. Si è continuato comunque a produrre documentazione anche nelle ultime, cioè nella penultima edizione, quella dell'anno scorso, in piena pandemia, che è stata un'esperienza e ovviamente un'esperienza anche insomma incredibile per tanti versi, sia per la situazione che si sta vivendo e sia per anche le poche capacità e conoscenze che c'erano per fare una diretta, visto che il premio nasce e ha bisogno della presenza fondamentalmente.
cosa si è fatto? Si è chiesto ad esempio a vari premiati passati di dare delle lettere, delle brevi lettere video filmate in cui raccontassero ognuno a suo modo l'esperienza appunto che stavano provando, che stavano vivendo, che è stata unica nel bene e nel male, insomma qualcosa di assolutamente straordinario. Ma non solo, il premio Ostana ha chiesto a diversi artisti di produrre dei lavori creativi sul tema appunto della pandemia, declinata in modi diversi. C'è chi ha lavorato ad esempio raccontando gli intrecci tra la fiaba, la narrazione leggendaria e la storia della pandemia, ad esempio della peste nel XIV secolo nel Cuneese. Chi ha declinato in modi diversi un termine che ancora adesso è utilizzato nelle montagne, il contagio, cioè il contagio. Quante cose. Nella 13ª edizione questa è dedicata a un termine, come già stato ribadito più volte, che è il partage, no? Questo termine occitano che significa fondamentalmente condivisione. La condivisione è un po' quello che ha fatto nascere l'idea di questa sorta, chiamiamolo, di playlist. In realtà è stata curata da Andrea Fantino e da me insieme, che comunque il premio Ostana insomma, ha un'equipe di lavoro molto valida, molto unita, è estremamente necessario. E questa playlist cosa abbiamo immaginato? Abbiamo immaginato di raccogliere un pochettino di questa documentazione fatta in tutti questi 13 anni, sintetizzandola e regalando, cioè condividendo un flusso continuo di situazioni, di suoni, di immagini. Che cosa vi faremo vedere? Innanzitutto dico che le playlist saranno 4, ognuna di circa un'oretta. Sempre di questa sera, domani sera, sabato sera, nella fascia oraria 20 e 21 circa, e un'altra playlist di sabato all'incirca tra la mezza e l'1:30. Ecco, saranno dei frammenti, dei flash di queste raccolti da questa documentazione delle edizioni passate del premio Ostana, dove si vedranno, ci sono molte letture ad esempio di poeti in tutte le nelle lingue, nelle 44 lingue, non so se saranno proprio tutte rappresentate, comunque sono molte lingue sottotitolate, quindi è anche facile insomma capire il testo, che è fondamentale, quindi molta poesia, molte letture, molti visi, l'espressione, importante vedere le facce, gli occhi, le mani di questi straordinari poeti e straordinari personaggi, ognuno rappresentativo della propria cultura e della propria personalità, del proprio mondo. Pezzi anche di premiazioni, perché Ostana, invitiamo dal prossimo anno speriamo di visitarla, e visitare il festival, c'è il premio Ostana ovviamente, è un bellissimo posto ed è bellissimo anche il posto umano, e quindi ad esempio c'è una delle selezioni che potrete vedere, questa posso citarla, sarà il sabato sera proprio, si intitola Dove i poeti hanno una casa, e la cito apposta e poi vado a chiudere e così vi lascio in questo flusso di suoni, di lingue, di emozioni. Una frase, un documentario innanzitutto di Andrea Fantino che riassume l'edizione del 2018, ed è una frase del attivista poeta newyorkese Bob Holman, che ha detto insomma proprio durante quell'edizione del 2018 ad Ostana. Quindi appunto Dove i poeti hanno una casa è anche un po' il titolo che potremmo dare idealmente a questa playlist. Non posso che augurarvi una buona visione, che potete fruirla in qualsiasi modo, sia stando attaccati allo schermo, sia facendo altro, quest'ora magari mangiando, però ascoltando questo suono, queste lingue, ci saranno anche canti, musiche, insomma delle situazioni anche di convivialità, che ha un altro termine chiave di questo premio Ostana. Quindi una buona visione, un buon premio Ostana, siamo solo all'inizio, abbiamo ancora tante cose da dire e da fare insieme in questo spirito di partage, di condivisione. Ciao a tutti.
Zurekin adiskidetasuna goizetan soro gainetara erortzen den landua bezala desagertua zela. Baina ezin izu zinez iezadazu. Ze kwamen om het half te lezen, die haar heidsigheid. Maken kan de rest alle dagen. We hebben hier lezen together, clear as we hetzelfde dat ze net in Leeuw, naast haar huis. Io qualche volta mi chiedo se noi non siamo fuori del tempo con questo premio. Il vero tema che vi racconterà, il canto te, soffio di noce mane, una persona magra, una persona magra. Ogni lingua inizialmente è voce, che all'inizio fa esplodere nei primi anni della nostra vita dentro di noi non la consapevolezza, la possibilità, la capacità di vita sociale. This imposition of the colonial tongue can therefore be described as a Machiavellian tool to undermine the significance of indigenous languages. Most authors, and at least Frisian, they're not very experimental. The problem with a lot of minority languages is that the literature tends to stop at the modernist tradition. En als mijn oren rekken soms heel op pad van mijn oren, en werd mijn zusje mijn kriek dat kan narren, of werd dus met mijn krek wat beter was. We sleep in hetzelfde bed. Ogni cultura, nessuna esclusa, comunque è portatrice di un pensiero universale. È un peccato che ci si fermi al passato. Noi, se esistiamo adesso. Dobbiamo risalire un po' indietro negli anni e capire come siamo arrivati a incontrarci oggi a parlare di queste cose. Negli anni 70 noi non siamo partiti soltanto dalla cultura, ma siamo partiti dalla politica. Plazetako kantari, bakardadez jozia, Intzerlioa hirute, bere barnean iraute, oinazez ikasia. La maestra del pueblo, que era hija del pueblo, nos obligaba a hablar en castellano. Si no lo hacíamos, el castigo era poner los dedos así juntos y con una regla de madera nos pegaba, pero nos pegaba hasta hacer sangre. Et accompagner tout le monde di leur malheur, io sento di leur mort. Donc, per io che, come dire, che mi viene fa naturale d'accompagnare un personaggio, alors tout le monde ne va pas mourir. J'ai commencé à écrire en occitan avec un moment que le militantisme est relou vers la fond, che un monde qui, la famille Rouquette, et n'era pas question. E che si écrivions en occitan che non pas per se fare vivere in francese. Hai sempre questa intenzione di rendere l'occitan il più largo possibile. È una continua recherche dell'Elo, la Dickinson, è una questione di ricerca interiore, è sfruttamento metafisico, è vero mistico dell'Elo. Gran parte del film l'ho girato nell'Acqua Svaneti, cioè è una regione della Georgia e comunque in Svaneti si parla una lingua, è imparentata col georgiano, ma i georgiani non capiscono lo svano. Quindi ci pensavo prima, dico, è proprio un destino, ci ho presentato qui. Et de dire défendre son identité
Lutar és defendre l'humanitat, és defendre la fraternitat, és una solució d'avenidor aquò din le monde duel, din Europe duel. So the whole day, we all just started speaking Yoruba. Everybody on my timeline, my friends, my colleagues, people who didn't know before, so we had a hashtag Tweet Yoruba. So I think Twitter noticed that something was going on. E quindi Twitter si è accorto che qualcosa di grosso stava venendo fuori. Salvaje, pues yo no soy jíbaro, no soy salvaje, yo soy shuar. Shuar quiere decir ser humano. Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. Dobbiamo avere un sogno comune che è quello di sviluppare un progetto che è il progetto di un festival dei diritti linguistici. Noi dobbiamo dire che i diritti linguistici sono la diversità linguistica, le lingue emergenti sono un valore per l'umanità intera e per questo noi dobbiamo lavorare tutti insieme. Para mí escribir es muy importante porque me pueden quitar mi territorio, me pueden quitar los recursos, pero mi lengua, el alma, no pueden matar. Aṣọ àwa ìwálé, ẹ má pé kó ṣẹ, ẹ má pé kó ṣẹ. I'm a poet, and poets love to work within different forms. You know, the sonnet, and the haiku, and the sestina, and the canto. The canto is a form that comes from Italy. The Latin word cento, C-E-N-T-O, everybody think means 100, but it has another meaning. That was back in the days before armor, before chain mail. The soldiers would stitch together pieces of leather to form a second skin over them. And this stitching together was what the cento was. Poets could not resist taking that idea and turning it into a poem in which they stitched together different lines of poetry from different sources and created a new poem. Sometimes it even can be 100 lines just to confuse people.
So the Kento is a form that I've used to bring together the poetries of the world. And now that I'm working with endangered languages, a way to keep alive the stuff that poetry is made from. I mean, poets have been using language for thousands of years, and now it's payback time. If the languages disappear, where are the poems? So an idea to bring attention to the global language crisis and to celebrate the diversity of languages is to create a Kento, a poem stitched together with lines from different endangered or minority languages. Lito buna kaleh metike Namawi Rui, Namawi Tapatawi Ponan, Wanyil Namawi Tungara Tumbiwalan, Ngayambun. The project began with my friend Steve Zeitlin, who's the producer, by wanting to be a book or a written poem. But it's clear that since most of these languages are not written down, they exist only orally. This is one of the marvelous things about this kind of language work, is that you get back to language before it was even written down. In these cultures where the language is spoken only, you are living in an oral time. Where is the book when you have an oral language? The person is a book. That's why it says, when an old person dies, a library is burned, because those stories all go in the oral tradition, except they're passed on, so they are always present. So the next thing we did was say, instead of writing this poem, we'd get an audio version, but soon thereafter we realized that video is the way to go. Film is the way to go. So to collect a line meant to get the poem on film. Or we could cheat a little bit and get an audio line and use a still photograph. You'll see that in this poem that we were originally going to be called The Endangered Language Kento, but somehow that didn't seem quite energized enough, and also didn't point to what the film or poem is about. I forgot to mention that, didn't I? That just as there was a shift in consciousness between orality and text, so now we are going through a shift in consciousness between text and digital. This is only the second time in the entire history of humanity that we've had this kind of shift in consciousness, where the actual means of communication is changing. The brain is evolving as we shift the way that we can touch each other without physically touching each other. So to create a poem with the camera is a new way of learning how to write, how to make a poem. So this Kansai is a poem. It just happens to exist as a film. Of course, it's written down also. I'll be right back. This is the cover for the DVD version, very antique version of Kansai. That's Kansai in the Devangari script of North India, where Kansai in the Boro language means to pick something up with great care, which to Steve and me and the team that made the film seemed to be what we wanted to do with our poem. We wanted to show how with language you must pick them up with great care and attend to them.
And so Konsai. It's one of 15 different ways of saying love in the Boro language. That's a great way to love someone, to pick something up with great care. Inside is the poem. These are all words. The words in English and the words in the mother tongue are here. So the poem began by using every means possible to find the poems in as many languages as we could, and then to find within the poem a line that stood out and also would fit into this poem itself, the kento that I mentioned, that I was, whatever you would call that, accreting, putting together, or even writing. Kan no bula ma bar bagan kan belum kan karang ajil kali gut mulo ko dengan ada Kosame johtiko piekanyuni ishate patavas So I was writing a poem out of filmed or spoken lines that would make sense as a poem. Does that make sense? I don't know, but that's what we did. And it resulted in a 15-minute poem in 50 different languages. I was by no means finished with the poem at that point, but it had been 9 years since we started, so Steve said, we have to stop somewhere. This seems like a good enough time to do that. At which point, there was a contest in Native News from California, an Indian magazine out of California, that for the Native Language Challenge, people would send in their mother tongues, Native American languages, little squibs and they were so beautiful that I had to take a couple of them and find places for them. That was the art of it, right? Is finding how each of these languages can live together in a single poem. One poem, 50 different languages. So it is both a call to action that these languages need to be heard and survive, and also a celebration, because just to hear language after language, to let the ear dance with the different sounds of the different languages is a treat in itself, a journey, as we would like to talk about these days. So I hope you have a good trip with Konsai. I didn't get into any of the individual lines, but let me tell you, each line is a story. You have the story of the line itself and the poem it comes from. You have the story of the poet who is speaking that line, and you have the story of the language as it exists and is trying to find a way to continue to exist under great assault. It's extraordinary that you can learn about this system of consciousness I was talking about, the shift in consciousness, by thinking that all of these languages survived the genocide of colonialism and managed to continue until now. But under the onslaught of digital, of a global language where everybody wants to be involved in the same conversation, what use is a tiny language spoken by 50 people, 1,000 people, 20,000 people? Languages are disappearing at a rate unheard of before. And that's why we have events like the Chambre d'Art
Premio Stana and why Kansai exists, and I'm beginning more and more to think why I exist, is to let you know that each of these languages is a treasure. And if you want to find more about the languages in Kansai, you can check the website and you can learn how the languages talk to each other as we are listening to a single poem. Kansai. Nan balla ko talla bage bazardan balla ko talla زوان قانا إذا تقرنيا ختعم شوال لو كلملم I do love this poem. I do love it, you know. A language builds no walls. It paints them in colors. You know, that's just one line. A language builds no walls. It paints them in colors. Wow. Luce. Pause, ibre calou, la malle all'ustalarie. Mai, m'embarrez pas, sorte. Prenez pas des mappes, la ville m'escape, est une kyste sensitive. Lo soleil me cante à la chuchute, c'est qui rase premier, le camin de laigo. Fallume sus ma car morel de Camarguin, le camin de laigo. Pardino, responde lo soleil, caminament illogique. Écoutez, à quelle voix divine, seguez le labyrinthe bagna, à quel y inspira secrètement per la langue d'eau, ni me reviscule, remembrez-vous ces mestres. Myrna Mary. Fag I bhd ní bhuair mé ort ach spléocha, scáil a scap faoi shreacan teann, mo bholog mór punkathe ag puc léimnach. Gluaiseacht gluaine nó ilan, cos cromán nó mirlín merláin, sa bhascán mistéireach a dumpar mé. Le bracha lé, fléasc tú ón dahan daracha sin. Is cha mé míana mílse ag cuimsiú PC do Myrna Mary, á gar le chéile, á gcuimalt. Trácht cuise I mos mo láb, cuair cligan I mach mo winnéil. Chur mé aithne maul art, a strán séirín. Da quena chiang gorti ju ho nistincha nistisi go hotsa chiang kisho tins anzo we he kutso wa ju ho da quena mi ta ko yatsinga mana fusti quando sei nisti mana tsavu ka andanga si funya ho anya tsave shvindo shuhinga nisti da quena gustin si ju ho na tsa ko kestinga tinji
Trst okoli leta 1912. Tam, kjer se začenja morje, pravzaprav tam, kjer se morje od časa do časa prelevi v reko, kjer Soča in Timava pospešita svoj sladkovodni izliv v Jadran in se zariše jasna, veličastna črta med sivo-zeleno svetlo prosojnostjo, ki se na trenutke prelije v kalno rjavino podtalnic in svetih voda in temno-zeleno gmoto Mediterana. Ker izpod zemlje in zgora hrumi razpoloženje narave in se vali v poslednjo skrajnost svojega bivanja. Ta sladkovodni tok, ki utemeljuje sestop od lagunskega, peščenega čužotskega ribištva v slovenski ribolov, zajet v Malajdo, školjčnih obal od Štivana in Devina preko Sesljana na Brežine, Križa in vse do Kontovela, Barkovelj, Grljana in Trsta. To je, kar lahko gledaš z kraškega roba, kjer se srečata Kras in Mediteran, kjer se timijan, žajbelj, brnistra, paštni, obzidani z laporjem in vonj po mornici prelijejo v kamen, hrast, brinje, rej in bore. Ker je človek hibridno izbiral dvojno vlogo ribiča in kmeta, zato da je utemeljeval svoje preživetje v teh krajih prav tu in si s prodajanjem sadov morja in zemlje zgradil odnos z mestom, ki je nastajalo kot križanec med podeželjem in mestom, kjer ni dejanske ločnice med navadami in razvadami, kjer je sestop iz zaledja proti mestu skozi stoletja opredeljeval in definiral vsakega posameznika. Preliv voda kot stičišče dveh svetov, kjer se reka umiri, ko se spoji z morjem. Živa sladkovodnost podvodnih izvirov, starih brojev, ki spreminja plitkost mrtvega morja v sekvenco nepredvidenega rokava Sredozemlja. Prehodni ris, v katerem se prepoznava slovensko obmorje, to je, kar vidiš z terasastega vrta na Parkovljanski rebri, ko sedeš v pogovoru. Na levi strani pa Trst in za njim Koper, ki zamejuje ta Tržaški zaliv. Izpod figovca in v rahlo zasenčeni rožnatosti hortenzi. Na desni strani jasno razločiš, kje je izhodišče sladkih voda, konec ali začetek drugega sveta, sveta peščenih obal, neskončnih ravnin, sveta latinskih kadenc in običajev in na levi odliv mesta v zalivu. Tergeste caput mundi. Ze werkt in een baan het huis. Elke storm neemt een pannen van het dak. Het is koud, haar tussen klapper je. Boeten betinkt een nieuwe verkeersregels. Fiets verder een oud man, kranten onder de kleintje in de kjeld. Ze rent eruit met een koer vol wask, zwarte tekkens, zwarte lekkings, zwarte sloop. Ze zit de grijdenbaan ek. Het had geen doel in wijs boeten. Leven waarom naar de morgen, de dansende vlam op zijn portret. Post valt net vregend redden door. Held Christen de madden net haar kot springt bij haar op scoort. Mijn plantarig streek verlet. Je ziet nou wat spieriet is hoe de fotoalbums. Vaag de jiske van de bril. En last,
And last, Tinc 4 llunes al pit, com dolls de llum i tenebres, la de la vida, la del desig, la dels meus dubtes i la de l'oblit. Tinc 4 llunes al pit. La de la vida em sorprèn cada matí quan m'aixeco. Volo i m'eleva el seu capritx, o em deixa caure com fulla de nit. Tinc 4 llunes al pit. Tinc 4 llunes al pit. La del desig roig intens, com pleniluni al solstici. Calma i tempesta, fuig i m'espera. En els seus braços em sento captiu. Tinc 4 llunes al pit. A les dels dubtes hi tinc un mar de por i de miratges. Lluna en eclipsi, lluna traïdora. Quan m'hi passejo no em deixa dormir. Tinc 4 llunes al pit. Rius de records penedits solquen la lluna darrere. Sota la pluja fina del temps es desdibuixa la vida sencera. Tinc 4 llunes al pit. De la 5ª no se'n sap res. La lluna dels meus secrets. Джек Лондон, Шура Азав Шыл. Порбовидение Юганживан и Гечераних Рибе чырыш вармане тозлать. Теттем сивлек. Тинжеш алғаса ертіне шел, пазарны евістен Шура піргенжікіне сирзе ұвытриге, халевізем хупхура, тискер, шивғарза келеген энтіркіре пірбірін шумнеле тайылны. Ери давра тарын шыплы хужаланать. Педем шак хутлых пурныш паллызыр. Хусканузыр, пуш-пужы да сиве, уншиен капланы чеме, хурлых чеме темеде евыр. Кула анжақ хурлықранда хружырақ кул үлденел күнда. Сфинкс куллиле савыны сырскер, хойн чунзырлығы бе шартлама сивебек кула. Авалги шак ослықтынлық хужалла, тенжежейін шекленескер, пурныш харамлық не, кірежу харамлық не курныран кула. Тадагу, син пурынман вырын, чери таранчене шынзағытны тискер шур жер хутлығы. Letra e një shtarit e huaj. Po, ashtu është. Bash mirë me kujtohen ato ditë. Ishte fillim maj, kur dielli kishte, por nxet nuk kishte. Kur her pas here shi binte, por nuk mund të ankoshe se binte ftoft. Ishte mesi I pranverës, kur në vend të luleve kishin mbjell rënoja shtëpis, kur në vend se të ndjenin aromën e vesës së mëngjesit, shpirtat tonë ishin mpirë me aromën e gjakut dhe të shpirtrave të vdekurit të pavarrosur me ditët tëra. Ishte ditë behari dhe ne kishim gjelbruar natyrën me tymin dhe flakën e armëve tona. Pra e nderuara e panjor, ishin të çmendur ato ditë, ishte e marrosur ajo orë kur jo fati, por ushtarët që unë kisha nënë udhëheqje të sollën në dhomën time. Nuk mund ta imagjinoj
se çfarë ke pasur në mendje, çfarë ke ndruar në orët e para të asoj ditës, para se të sillnin tonë. Ndoshta ke dashur që së bashku me të dashurin e burrin tënd të hekesh nga kjo llahtari, ku vdekja nga plumbi i pushkës, shpërthimet e granatave dhe thikat e ushtarëve të mi ishte bërë një përditshmëri më së e zakonshme, ku ta vrisje një burr, ata përdonoje një grua që fliste gjuhën në urryr, ishte një akt i jashtëzakonisht normal, e gjakftoft, po aq sa mund të ketë qenë pirja e një çaji a një kafe e mëngjesi. Ndoshta ke qenë beqare dhe ke dashur që së bashku me prindrit, vëllezërit apo motrat e tua të shpëtosh nga ai vend që atë botë ishte bërë me i të mërshëm se Saferi, me të cilin na friksonte kleriku ynë mjekër gjatë, i cili e mallkonte atë që nuk ndihej se në ç'vend ndodhej, por e bekonte këtë që mund ta shitë me sytë e tij. Ndoshta ke menduar diçka më të bukur, më të këndshme për ta dëgjuar nga veshi i njeriut. Ku ta di unë? Ndërsa unë, në atë orë të asaj paraditje, kam pasur vetëm një mendim, që me silli me orë të tëra në përkok. E kam përftiruar veten duke shëtitur bulevardeve të qytetit tim dorë për dorë me të dashurën time Milenën, me të cilën u patëm njohur qysh para një viti, dhe atë mundet ditën kur ajo kishte dhënë provimin e fundit të vitit të dytë të studimeve në universitet. Gjatë agut të asaj dite më është fanitur buzëqeshja e saj, që më ka munguar aq shumë në ato ditë katrahore. Më munguan fjalët e saj, plot jeta e ëmbëlsi, që nuk i dëgjova më asnjëherë. Sa shumë e urreja atë ditë, në ato orë mëngjesi e panjohura ime e nderuar, sa ja mora vetes inati dhe uniformës që bartja, sepse në vend që në ato qaste të isha me të, duke festuar një vjetorin e lidhjes sonë, unë duaj të vrapoja me automatik në krah, në përfshatra e rrugica të ngushta të vendit tënd. Butterei un momento per comprendere. Lo scialo sembrava un'auto e il reshum metallique di notre pas si perdio nella volta che retrudiciamo. Becrus nonta a notre fantasio. L'oreille de lampo scegliu il mur nu, je ne trouvare ma dei tasiera, di tiretta, d'armari o che sciabeio. Tout d'un coup, lui Miguel dice, «A chi?» Lo lampo non montrait la passerella de fer e Gesù dovrebbe assurne l'aigo dormento. Lo durerem, come lui che lo di mem e cupiscendo in l'aigo della riviera, o scegendo in lei lo bussai de cauche pesaire. Ma notre gei era un pas probeu, ni mai trop d'uber per l'orrore che bugnavo su notre ipè. Il monde de Nesa non lasciavo entrevedere su il mei tabarà, sa gorza e cernida, su membre e pale, su piau che burigavano lentamente. Lo lampo Miguel onavo e venio, incredulo, un altro pasciorello, un altro cubo, d'altra inesa.
un altro pasciarello, un altro cubo, d'altre nesa. Lo liquido de mor sembrava un oganno, ente paguino craipodailo, paguino berlo, oriogulo curase diffusa. Lo solo soglio duro erode plascia in plascia, un omunso morto, che per orio luntenno gorzo relundo d'un pesciu, ulo codallo clinato in rondello. Zomai aigo fughe mai immobile, zomai mirai d'un emeliu reba de nostra sora. O foghe verrà sade che ero contemplaci, ma usano, tu, intera. E io che pensavo di te trovare bien tranquillamente in Renza e un'etichetto gross'artei, come ai gullesi che ancora si forgiò. Segherai la pasciarella, dei facciano lo cadavere, veile remai, che tu, o che pas tu. Fagherai du tour, gente trovare. Ma ora che fughesciato dagli riba, faccio pas partito della surfazio. Ovvia dei accluncati in un fin fun di uno che la citerna sfocanta. Lo Miguel montré do babignou dua lotta a cotoda contro il muro. Ne vio uno che si salvava per un cro. Prengheren chacun lo nostro e commenceren. Sabe pas si te rendei conte de ciò che era entrando in ufafa. E non chi trappa pigugnati in che la fossa comuna in forma de vaso de trusa. Il rumor de Renza si vi ravendicuta em do lem mouvement del panla, ma i due inchero che lo do dormire con scicu e che se vo pa evelia. Poi dispariscion per lei saro plaza d'autra sora che de me era sersavan lo toit come l'arrivado d'un tren. E per nostra integrazione muda, cauche regar buide, doseite che semblaven d'ignoranzio, lo pascian tornavan culà di lo prigun de l'urgur. Che au fond de lo tresemo cubo, che t'avem vu montar. Avion degute buoi da ventre, perché ero venguto plate. Fino alla men vorrei che ti dise, che ero pas tu, mai ore.
che io fondo lo 13° cubo che t'avais vu monter. Finalement, vorrei che ti dise che ero pas tu, le mai ore. Il premio viene conferito a Tilbert Dieter Steckmann per il contributo innovatore dato all'insegnamento delle lingue europee con l'invenzione del metodo Eurocom applicato al sistema delle lingue romanze, slave e germaniche. Un metodo di alta rilevanza europea che intende favorire un processo plurilinguistico riconoscendo ad ogni lingua presente sui territori degli stati aderenti la stessa dignità e il diritto ad essere scritta, parlata ed usata nei mezzi di comunicazione. Con il metodo Eurocom, Steckmann ha trovato il modo per sfruttare l'intero patrimonio di conoscenze che possono essere mobilizzati quasi senza sforzo di apprendimento per dimostrare allo studente che grazie alla sua lingua madre può capire facilmente testi in una lingua imparentata ma non ancora formalmente studiata. Correttamente e massivamente utilizzato nelle scuole, il metodo Eurocom potrebbe in breve tempo favorire l'intercomprensione europea per sistemi di lingue e favorire un'educazione al rispetto della diversità linguistica, far risuonare le lingue nei loro contesti storici, favorendo un processo di pace che porti a quell'Europa dei popoli che era nella mente e nei cuori di coloro che l'hanno fondata. Ora voi non lo sapete, ma scoprirete tra breve di sapere il portoghese. I 7 setacci sono quei campi linguistici dove è il più facile di saltare di una lingua a un'altra lingua imparentata. Vuol dire che come il sistema Eurocom vuole mostrare come è facile di essere plurilingue, vuol scacciare via la paura di entrare in una nuova lingua, pensare che quello è un sforzo troppo forte, se no entrare con allegria e con Lockerheit, come si direbbe? Con leggerezza entrare nelle altre lingue, prima leggendole, dopo sentendole parlate e dopo anche parlandole. Mas Dom Manuel I, rei venturoso chamado, aconselhou a Cabral mudar de rota bocado para evitar calmarias e para saber também se havia, como diziam, terras na banda do além. Navegaram vários dias, viram o monte final, que por ser tempo da Páscoa chamaram no Monte Pascual. E assim numa quarta-feira, dia 22 de abril, foi descoberto ao final o nosso amado Brasil. E così avete scoperto la buona pronuncia portoghese in soltanto 15 minuti. Il premio è conferito a Anna Maria Bacher per l'alto contributo dato alla conservazione della memoria di una lingua minoritaria antichissima che lotta per la sopravvivenza. Da quasi 40 anni, attraverso l'insegnamento e con la scrittura, Anna Maria Bacher è testimone attenta e ispirata di questa cultura millenaria, fiorita nelle alte valli alpine. Una cultura che vive nella simbiosi con la natura, la sua anima profondamente poetica. Per mezzo della sua poesia, il piccolo universo dei valser rivive i colori e i profumi delle stagioni, nel ritmo secolare di una cultura da salvaguardare in quanto patrimonio dell'umanità. Sono onoratissima di questo prestigioso premio Ostana che mi viene conferito oggi e con forte emozione che lo ricevo io oggi, ma lo dedico anche al Enrico Rizzi, lo nostro storico, e grazie a lui che io ho conosciuto la mia storia, devo dire, perché fino a 20 anni io non sapevo di essere valser, ecco.
Lo dedico anche, naturalmente, a tutti i valzer, sparsi nel nostro Piemonte, in Val d'Aosta, in Svizzera e in Austria, e non sto qui a elencare che l'abbiamo già detto ieri. Questo premio veramente lo prendo nelle mie mani, ma col cuore lo dedico a tutti loro. Dralzi freschi sprossi, aber leers, splazzi vom Dorf. Verwelmo blätter Vrümelbäum vor verlassene Hus. Freche vleeg azurot auf dem Bachi sitzen neben mir, besinnen von Liebelito. Alle Jahr der lang sich und hat nichts Plange unterzugs. Aber du, Wasser, triebst dich vorwärts in den Trock mit lustigen Schümelwörtern. Contrasti. Ovunque freschi germogli, ma vuota la piccola piazza del paese. Per chi fiorisce il susino davanti alla casa abbandonata? Ronza indiscreta una mosca. Sulla panchina siedono soltanto ricordi di persone amate. Ogni anno la primavera avanza e tiene a braccetto nuova malinconia, mentre tu, acqua, continui a tuffarti nella fontana con allegre parole di schiuma. Come Biblioteca della Lingua e della Cultura Occitana, incaricata di testimoniare la ricchezza e il valore delle espressioni artistiche, intellettuali, sociali occitane nella storia d'Europa, il CIRDOC, Istituto Occitan di Cultura, è particolarmente lieto di essere associato alla consegna del Premio Ostan di creazione in lingua occitana a Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto ha contribuito in modo importante a fare riscoprire e dare valore all'eccezionale eredità dei trovatori occitani del XII e XIII secolo nella cultura dell'Europa contemporanea, abolendo le frontiere dei secoli fra i poeti occitani del Medioevo e quelli odierni, ricostruendo i grandi cammini delle lingue e delle culture del mondo che attraversano nuovamente l'Occitania dei poeti e degli artisti. Gérard Zucchetto contribuisce a restaurare l'espressione artistica occitana come grande lingua di cultura, scambio e creatività. I trovatori sono dei moderni e voglio salutare i premiati qui. Tanti saluti, tanti auguri di un trovatore agli altri trovatori. Siamo tutti i trovatori. Propongo di fare tutti insieme una canzone, Canzù d'alba, una canzone per cantare l'alba. Abbiamo bisogno di gridare all'alba per la lingua occitana e per tutte le lingue minoritarie. Ad essere all'alba.
Mattia. Questo è tutto ciò che ho scritto durante il periodo di confino. Quando ho visto tutto, sono stato il primo stupido, ma oggi è tutto finito. È finita perché voglio vivere all'aria aperta, fino a quando non sarò invitato di nuovo in paradiso. E il paradiso, puoi vedere, non è qui. In paradiso non ci sono autobus, tram o donne sotto le maschere. Qui è dove vivere mentre aspetto. In natura, tra gli alberi, lunga vita, la libertà, la scoperta. E 1, e 2, e 3, ed eccomi qui nella mia nuova villa. Eccomi ora a casa in attesa. Eccomi adesso il poeta rampante. Nel frattempo cosa sto aspettando? Sto aspettando di essere invitato di nuovo in paradiso. Ma non so quando. Prima di allora non voglio più scrivere. Trarrò solo ricordi della mia vita precedente. Voglio essere invitato di nuovo a Ostana. Per anni ho sognato di tornare a Ostana. Di notte sento voci che hanno attraversato il Piemonte e la Boemia. Mi sussurrano. Antonio, no, puoi continuare a vivere così. No. I voci di Ostana mi dicono di tornare alla natura. Bene, ci sono limiti alla natura. Miam, buone proteine. Sì, te le prometto, non ti dimenticcherò quando mi inviteranno a Ostana, ti parlerò della montagna, la gente di questo paradiso di poeti. Paradiso si chiama Ostana. Tiudoln. Taulen inan, Madonna laburus a quantus. A heden de vrochena a heden de. A lieu de ve hige Jan Vermeer a zelf, a dei de ve Jon de vakansain amant, a hedena. Ur bok du lufret brau, e zaug te a vlau, a gifriz ou pitch mitch par mitch dur pi hir bi glau en drodon, lam di lam lau. Et tremen ar pratikau a zo c'hoant mounet tre, ur poul neuial ur roiadei du willed ou harten deg antre. Ur roiadei ur blanc pendek, ur vrochena a heden de. Ber e berch a di ster, e djirieu di stank, de nol e di whisk ker, zer a puer ou c'horen, krarchtel krampuer in wer, zoulu duain ou de ver. Humo vacansus versus Madonna laburus a quantus, tran de ridochau idantelen vrochena a heden de. Betak me vo goloyet, ifenechren i berch, a marsan comprenet, peber pen o beuren, a zoudira goufen, gendud goulo en oufer. Tiudoln. Tolendau, homo vacansus vilus. A heden e am vodant, a heden de.
a dislued vi ou drem vi gemakke, a deid ve ion de vakansain amman a hedena? Ar le tonnen poul neuial ker gandern, zo le darnet nous ped blonegen, dant e lennet o c'horren di stanet plamour de zougen ur houspinet. A zo gi anval mitch ou fen boultous d'or ardeu ou mam eit rouz ragugnol. A ben me hor, c'hoant en eus ar bouit, et il les ander diod a her a ben mounet de zibet en imbis lonker fritez a silzich inon a hedende. Rouanet a ribelau ar oazet, lufred o c'horren gominet o blau, bar o c'horf de c'hore ar fritez tau, a zo pel blaz ou dru a youl en er, homo vakansis vilus a geurus gedistat, ne an awe biskoar kastis hus en an iker iei de vil sur a goustat. Buonasera a tutti, siamo ici a questa sera. Bene o no? Buonasera a tutti, siamo ici a questa sera per presentare uno spettacolo in primo che su Dante, Troubadour e le Troubadouriz. Buonasera a tutti, siamo qui questa sera per presentarvi uno spettacolo in prima prodotto dalla Chambro Doc, Dante, i trovatori. Dante Trovatore e le Trovatrici. Abbiamo assistito prima a un interessante dibattito sul catarismo. In questo dibattito c'era Gerard Zucchetto, uno dei più grandi studiosi dei trovatori, e ci è sembrato giusto proseguire la serata con questo tema, prima sui catari, poi sui trovatori e le trovatrici e la visione di Dante su questo argomento, sulle lingue minori. Comunque Dante parlava la lingua occitana. Se noi guardiamo nella Divina Commedia, l'unica lingua che non è italiana in sonetti sono dei sonetti in lingua occitana. Dunque lui sapeva che cos'era una lingua minoritaria, perché a quel tempo comunque l'italiano era una lingua minoritaria e in quel tempo la lingua occitana si dice, semplificando, che era un po' come l'inglese di oggi, perché la lingua occitana era parlata praticamente in tutte le corti d'Europa. E tra breve voi potrete assistere online, perché purtroppo anche questo grande avvenimento si farà online, all'assemblea della IO, Associazione Internazionale di Studi Occitani, un'associazione che raggruppa studiosi da tutto il mondo che studiano i trovatori e le trovatrici. E con Paola Bertello e Cecilia Lasagno che abbiamo voluto fare questo spettacolo, perché noi con Paola Bertello abbiamo già un lungo elenco di cose fatte. Paola Bertello oltretutto ha un grande dono, quello di saper interpretare in tante lingue dei pezzi musicali. Quando c'è stato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, noi abbiamo voluto presentare le 12 lingue che sono protette dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche in Italia in uno spettacolo che si chiama 12 canti per 12 lingue. E Paola Bertello ha interpretato perfettamente nelle 12 lingue delle minoranze di lingue diverse dall'italiano questi 12 canti. Voi questo li potete trovare in linea sul sito della Chambro Doc.
Dunque è con grande piacere che questa sera vi andiamo a presentare questo spettacolo che non è fine a se stesso, perché questo spettacolo abbiamo intenzione di portarlo nelle scuole, abbiamo intenzione di farlo girare sul territorio, perché comunque una creazione originale implica sempre un bel po' di tempo da spendere, delle energie e della creatività. Dunque, vi auguro buona notte a tutti e buona visione da questi spettacoli e se vediamo domani a predinare per ricominciare una giornata insieme a delle cose che credo saranno forse interessanti. Buona notte, Arveire. Buonasera a tutti e a tutte. Come giustamente ha introdotto Ines, questo è uno spettacolo che vedrà, come dire, dei canti presenti insieme a una serie di commenti, perché ci è arrivata questa intuizione legata a Dante. Voi tutti sapete che quest'anno ricorre il 700° anno dalla morte di Dante. E qualche tempo fa, parlando con Ines, le ho detto: ma sai, per il premio Ostana potrebbe essere interessante prendere spunto da Dante Alighieri e fare un lavoro legato a quello che è stato il suo di lavoro, perché lui, io credo che se fosse vivo adesso sarebbe assolutamente un candidato del premio Ostana, perché Dante, anzi potremmo conferirglielo honoris causa, magari ci pensiamo, ne parliamo con Ines nei prossimi giorni, perché lui è stato uno scrittore in lingua madre. Voi sapete bene che la lingua ufficiale dei documenti della Chiesa alla fine del 200, inizio 300, epoca in cui lui è vissuto, era il latino, ma stavano nascendo, affiorando già da almeno un secolo e mezzo lingue che non erano il latino, ma erano altre lingue che lui chiama il volgare, che per noi adesso ha un'accezione negativa, ma perché parte dal fatto che era, come dire, considerata la lingua del volgo, semplicemente vuol dire popolo, il popolo non è necessariamente negativo. Lui era molto interessato alla questione linguistica. Io non vi farò una lezione su Dante stasera, un po' perché da gennaio, che essendo l'anno di Dante, tutti ne parlano in qualsiasi modo, e soprattutto perché non sono titolata per farlo. Io sono una cantante, una musicista, non una letterata né tantomeno una filologa, però ci sono stati alcuni spunti che mi hanno molto aiutata a creare insieme a Cecilia questo concerto commentato. Ecco, potremmo chiamarlo così, concerto commentato, mi piace. Dicevamo, Dante era molto interessato alle lingue volgari, perché lui in primis ha voluto scrivere in queste lingue, aveva esempi di poeti che scrivevano in lingue volgari e si è fatto parecchie domande, tanto da scriverne un trattato, che ovviamente adesso comicamente vi dirò che il trattato sul volgare di Dante è in latino. Ma perché in latino? Perché doveva arrivare a tutti quei letterati che non consideravano il volgare una lingua degna di un trattato, noi diremmo adesso scientifico, ok? E quindi ovviamente ha dovuto utilizzare una lingua che fosse internazionale. Il latino dell'epoca potremmo immaginarlo un po' come l'inglese di adesso, no? Nomino l'inglese non a caso e dopo scoprirete perché. Perché? Perché era una lingua sovranazionale, mentre in tutti gli stati stavano cominciando ad avere dignità di scrittura lingue che non fossero il latino continuava a essere una lingua attraverso la quale gli intellettuali potevano discorrere fra di loro. E lui così descrive il volgare. Dice: la lingua volgare è quella che i bambini apprendono da chi sta loro intorno dal momento che cominciano ad articolare i suoni. Quindi il volgare è quello che si impara da chi sta con noi da quando siamo nati. Noi adesso le chiamiamo appunto lingue madri, perché in genere il contatto più grande che ha il bambino è con la mamma e quindi si chiama lingua madre. Lui in realtà citava le nutrici, perché all'epoca, nel contesto nobiliare di cui lui faceva parte, i bambini venivano affidati alle nutrici, alle balie, perché le mamme avevano altro da fare, tipo imbellettarsi. Lui sostiene di queste lingue, perché lui dice c'è poi un'altra lingua per noi seconda che i romani chiamarono grammatica, ovviamente si riferisce al latino. Continua dicendo di queste lingue la volgare è la più nobile. E questo è veramente, come dire, rompe un grande muro, no? Per gli intellettuali dell'epoca, perché fu per prima usata dal genere umano e perché se ne serve tutto il mondo, ancorché sia divisa in differenti pronunce e vocaboli. Questa lingua è la più nobile, l'altra
è artificiale. Perché lui lo sa che nelle famiglie dell'epoca non si imparava il latino, ma si imparava il volgare, il latino si imparava a scuola, per l'appunto. La cosa interessante che fa Dante è passare in rassegna i vari volgari dell'Italia e dell'Europa e commenta questi volgari, a volte lanciando degli strali anche molto pesanti, perché lui era una persona ipercolta, era benestante, ricco e ha deciso che nella sua vita avrebbe studiato e ha messo a frutto i suoi beni. Non lesina dei commenti anche negativi, come vi dicevo, tra l'altro proprio verso i suoi stessi conterranei. Parla di tutti i dialetti, di tutte le lingue, stasera non parliamo di questo, ma vi leggo 2 righe che lui scrive del toscano. Passiamo poi ai toscani, che, leggo Dante tradotto dal latino, rimbecilliti dalla loro demenza, arrogano a sé il titolo del volgare illustre. Lo scrive Dante. E poiché i toscani in questa follia strepitano più degli altri, sembra giusto e utile sgonfiare ad uno della loro superbia i volgari municipali di Toscana. Questo la dice lunghissima su quello che noi pensiamo di Dante e sul suo volgare. Lui stesso ha smontato tutto quello che era considerato il volgare aulico che molti poeti toscani, propinavano, perché lui sostiene, cito sempre dal De Vulgari Eloquentia, poi se volete fare una lettura interessante vi consiglio di acquistarlo e di leggerlo soprattutto. Lui sostiene che il volgare in realtà sia di per sé una lingua che non è un dialetto dell'Italia in particolare, ma è una lingua che appartiene un po' a tutti questi dialetti e che di tutti i dialetti hanno concorso a formarla, come se fosse una lingua sovranazionale, che poi quella che, se fosse vissuto fino ad ora, potrebbe aver chiamato l'italiano. Quindi non è soltanto un dialetto specifico, ma è una lingua che lui riconosce avere dei tratti comuni ai vari dialetti e soprattutto una lingua molto ricercata, molto poetica, soprattutto in certi passi della commedia. Stasera ci riferiremo soprattutto a quello che insomma la sua opera forse più famosa, dove ci sono diversi registri linguistici, diversi stili. Dante scrive delle parolacce nella commedia, usa delle parole inventate come papè satan, aleppe, che adesso i filologi ancora si chiedono che cosa volesse dire. Ha scritto tante delle frasi che hanno cominciato a fare parte della lingua italiana, come non mi tangere, fatti non foste, quella famosa frase del canto di Ulisse, il bel paese, che noi abbiamo magistralmente trasformato in un formaggio, in realtà è un verso di Dante dove lui parla ovviamente dell'Italia. Quindi questo è per farvi capire come l'idea da Dante sia arrivata, perché è un pozzo di qualsiasi cosa e anche linguisticamente ha tantissimo da insegnare ancora adesso, a 700 anni dalla sua scomparsa. Torneremo ovviamente a parlare di Dante e di tutti i collegamenti che ci sono con queste lingue. Ma per iniziare con il primo brano, prima ho citato la lingua inglese, che ovviamente adesso non è una lingua minoritaria, tutt'altro, anzi è ancora in molti posti vista come una lingua coloniale, perché comunque per buona parte del Settecento e per tutto l'Ottocento è stata per molti stati una lingua di colonizzatori, molto invisa, no? Alle persone che venivano conquistate. Ma ogni lingua ha la sua storia, perché le lingue sono fatte da chi le parla. E anche l'inglese ha avuto un momento nella storia in cui non era una lingua nazionale, né tantomeno sovranazionale. E anche l'inglese è nato da un grandissimo calderone di mescolanze di altre lingue molto antiche, dovute secondo me anche molto al fatto che la Gran Bretagna, come noi la chiamiamo adesso, è un'isola e su un'isola arriva chiunque. E quindi l'inglese che adesso gli inglesi parlano ha visto l'influenza delle lingue celtiche, ha visto l'influenza del latino, perché la Britannia era una provincia romana, esclusa la Scozia, che era, aveva delle velleità indipendentiste già all'epoca. Ha visto influenza delle lingue degli Angli, dei Sassoni, degli Iuti e poi dopo l'anno 1000, nel 1066, con la conquista da parte di Guglielmo Conquistatore, anche della lingua normanna. Quindi l'inglese, che a noi sembra così ieratico, così statico, sì, si parla in modi diversi nel mondo, ma è una lingua sovranazionale, in realtà ha al suo interno tantissime anime, ognuna delle quali ha una storia. E quello che a me piace della lingua inglese è che al suo interno ha tantissime anime che sono state, in un momento storico, delle lingue
minoritarie, perché tutte le lingue che ho citato sono state lingue minoritarie. Anche il latino, che è stata la lingua imperiale, ha avuto un periodo in cui era parlata da pochi abitanti nel Lazio, prima che, insomma, dopo i 7 re, la Repubblica e gli imperatori conquistasse tutto il mondo. Noi iniziamo con un brano che viene dal repertorio folk, quindi popolare, della lingua inglese appunto, che si intitola Mary Hamilton, che in realtà è una ballata scozzese molto antica, che mi ha fatto pensare a Dante, perché Mary Hamilton è una donna che vive la tragedia di dover abbandonare, a morte quasi certa, il suo bambino. Perché lo deve abbandonare? Perché lei ha avuto una relazione con il re e il re non poteva avere figli se non dalla regina, e quindi per paura della vergogna per sé e per il bambino, lei abbandona alle acque questo bimbo, no? Un po' come un novello Mosè. E appena ho pensato a questo brano mi è subito venuto in mente il conte Ugolino della Gherardesca, che nella commedia si trova imprigionato con i figli e a un certo punto viene loro tolto il cibo e le bevande, e i figli, che sono piccoli, ovviamente muoiono per primi, e lui si trova quasi costretto, per non morire di fame, a divorare i loro corpi, che è un'immagine terribile che Dante ovviamente colloca nell'inferno, e con questa chiosa meravigliosa del discorso di Ugolino che conclude dicendo più del dolor poté il digiuno, cioè più della tristezza di aver perso i figli ha vinto la fame, citato poi da De André, che in Carlo Martello cambiò questa frase dicendo più dell'onor poté il digiuno. Quindi Dante, vedete che è diventato anche, come dire, mainstream in anni non sospetti, tra l'altro in un brano che fu censurato, perché è tutto collegato. Quindi vi raccontiamo la storia di Mary Hamilton, non la traduco tutta, sappiate che alla fine, non tanto per lo scorno di aver avuto un figlio dal re, ma per punizione di aver abbandonato il suo bambino, di averlo praticamente ucciso, il re proclama una sentenza che è quella capitale. Were these to the kitchen gone, and were these to the hall, and were these up to Madame the Queen, and that's the worst of all. Then a Mary Hamilton spawned a babe to the highest steward of all. Arise, arise, Mary Hamilton, arise and tell to me what thou hast done with thy wee babe. I saw and I heard weep by thee. I put him in a tiny boat and cast him out to sea, that he might sink or he might swim, but he'll never come back to me. Arise, arise, Mary Hamilton, arise and tell to me. There is a wedding in Glasgow town, this night I'll go and see. She put not on her robes of black, nor her robes of brown, but she put on her robes of white to ride into Glasgow town. And as she rode into Glasgow town, the city for to see, the bailiff's wife and the provost's wife cried like a lass for thee. You need not weep for me, she cried. You need not weep
for me. For had I not slain my own wee babe, this death I would not see. Oh, little did my mother think when first she cradled me, the lands I was to travel in, and the death I was to die. Last night I washed the Queen's feet and put the gold in her hair, and the only reward I got for this, the gallows to be my share. Cast off my gown, she cried, but let my petticoat be, and tie a napkin round my face, the gallows I would not see. Then by them came the king himself, look up with a pitiful eye. Come down, Mary Hamilton, tonight you will dine with me. Oh, hold your tongue, my sovereign liege, and let your folly be. For if you had a mind to save my life, you never had to shame me. Last night there were 4 Marys, tonight there will be but 3. Was Mary bidden, Mary sitten? Mary, come I call and me. Bene, si capisce anche dalla melodia che questo non è uno dei brani più allegri nella storia della musica mondiale. Passiamo a qualcosa di un po' più leggero, però ovviamente prendendo spunto da Dante, se pensiamo al suo Inferno, di leggero c'è ben poco. Qualche parolaccia è un po' leggera, se vogliamo. Dante era in rapporto, sicuramente letterario, non personale perché è vissuto più di 100 anni dopo, ma era in rapporto con la lirica trovadorica, con quella che era la poesia dei trovatori. Oggi, come giustamente ha anticipato Ines, Gerard Zucchetto ha fatto un meraviglioso intervento. Lui studia la lingua e la poesia trovadorica, penso, da tutta la vita, e quindi è un pozzo di scienza. Io ho avuto l'occasione di incontrarlo al Premio Stana di 2 anni fa, abbiamo fatto un lavoro insieme e abbiamo passato uno splendido pomeriggio, e io avrei voluto, non lo so, fare 2 mesi con lui perché mi raccontasse tante cose, non tutte quelle che sa, perché appunto ci vorrebbe una vita. Il brano che andiamo a cantarvi adesso è un brano ovviamente scritto in lingua doc, che era la lingua dei trovatori. Voi sapete che Dante divide le lingue volgari dell'Europa in lingue dello Io, che sono le lingue germaniche. Ancora adesso i tedeschi dicono sì dicendo ja e gli inglesi dicendo yeah, yes, ok? Lui divide le lingue in base a come si diceva sì, perché lui fa un ragionamento intelligente, dice in tutte le lingue esiste la parola sì, perché le parole non sono internazionali, così come i lapponi hanno 20 modi per dire la parola neve, all'equatore non ce n'è neanche una, perché non c'è la neve fondamentalmente. Invece la parola sì, lui ha ragionato intelligentemente che potesse essere universalmente diffusa. Quindi la lingua dello io e delle lingue germaniche, la lingua del sì era la lingua italiana, ma anche spagnola, quindi una parte mediterranea delle lingue neolatine, la lingua d'Oil, che è l'antenato dello oui, era la lingua francese, e ovviamente arriviamo a quella che interessa a noi, che è la lingua doc, che ancora adesso si chiama lingua doc, e questo oc ha dato origine al nome Occitania. E Dante c'ha lo zampino anche in questo. Canteremo un brano scritto però non da un trovatore uomo, di cui sono trovate tantissime testimonianze, i trovatori erano molto diffusi,
ed erano principalmente uomini, ma ci sono state delle trovatrici donne che hanno scritto con pari dignità, se non a volte anche superiore a quella degli uomini, ma voi sapete che nel Medioevo le donne avevano un ruolo marginale, no? Sicuramente dal punto di vista sociale, poi all'interno delle mura domestiche è probabile che comandassero, come è successo quasi in tutte le epoche, ma a livello sociale assolutamente no, e quindi i loro componimenti sono stati meno tramandati e anche meno citati nelle antologie, tranne uno che vedremo dopo. Questo brano è stato scritto da Garzenda de Folcachier. Io devo leggere tutti questi nomi perché sono tantissimi, che era contessa di Provenza, tra l'altro una donna di una forza non indifferente perché ha avuto diversi uomini che hanno voluto mettere i bastoni fra le ruote quando è rimasta vedova, e lei è riuscita con le sue forze a ottenere che il figlio suo naturale fosse il vero erede della contea e non qualcun altro messo a caso, si è fatta valere fondamentalmente e ha avuto tra i suoi vari compiti di donna nobile, che erano tanti, soprattutto non avendo un marito, ha avuto anche queste velleità poetiche e quindi è stata una delle trovairiz di cui si ha conoscenza. Sono passati più di 800 anni, più di quelli che ci separano da Dante, i gossip si sono, come dire, sovrapposti, però pare che avesse una tresca, questa cosa di gossip storico a me piace sempre tanto, con Guy de Cavaillon, che era uno dei suoi dei suoi vassalli, ed era anche lui un poeta. E in questa canzone, che è una dei generi letterari, loro si rispondono con 2 coblas, che sarebbero 2 strofe, lei parte a parlare e lui risponde, e lei gli dice praticamente: guarda che voi sembrate uno tutto carino, tutto così cortese, bello, valoroso, però non vi esprimete in parole d'amore, cioè non me lo fate capire in nessun modo, verbalmente non siete molto attivo. E lui, le dice, addirittura le usa una parola molto pesante a un cavaliere, dice: voi siete un po' codardo, e lo tocca un po' nel vivo. E lui che cosa le dice? Le dice: ma guardate che voi siete così virtuosa. Ovviamente questa risposta è anche un po' ironica, si capisce. Gli studiosi sostengono che questi 2 si conoscessero bene, se poi abbiano avuto la tresca non si sa, però si conoscevano. Siete così virtuosa che quasi mi intimorite, ok? E quindi io non voglio che tutta la vostra cortesia vada sperduta, io non ho le parole perché sono intimorito dalla vostra virtù, dalla vostra bellezza, dalla vostra grazia, e sappiate che potrei non agire con le parole perché non sono in grado, ma con i fatti. Poi la poesia finisce qua, non si sa di che fatti parlasse Guy de Cavaillon, ma ve lo lasciamo immaginare. Que em semblàs del corals amadors, ja no em volgrà que fos estam dubtants, e plasmi molt que vostre estrem amors, cautre si suieu per vos malanants, e navegs dan de vostre vulpilage, car nos ha usat de pregar en a dir, e fais a vos es a mi gran damnage, que ges domnanos ha usat descobrir, tot so che il vor per paur de fair. Domna vostra honrada valors, mi fai temeros estar tan esgrans, e no mo tol ninguna altra paors, que no vos pre que us voldria enans, tant de servir que no fes
se su trage, cai sim saieu de preiare nadir, e voldria che faci fus un message, e presene lo te preservir, cuso raspais de beu valer un dir. Adesso passiamo a un altro brano di un'altra trovatrice. Chi erano le trovatrici? Perché che tipo di donne? Cioè uno non nasceva trovatrice, cioè non è che uno nasceva da piccolo e dice da grande mamma faccio la trovatrice. No. Di solito queste trovatrici, a differenza dei loro colleghi uomini, che potevano essere dei nobili, ma molto spesso erano dei poeti girovaghi, dei viandanti, giravano di corte in corte, suonavano, cantavano, intrattenevano delle relazioni con chi li ospitava di vario genere. Loro non si potevano spostare, tendenzialmente una donna girovaga non sarebbe mai stata accolta in una corte, perché non si fa, le donne girovaghe erano del teatro di strada, le musiciste, quelle che si muovevano con le carovane. Erano di solito delle nobili. Molte delle vidas, che sono le biografie quasi contemporanee a loro di queste trovatrici, parlano di nobili donne, come appunto era Garsenda e come era la contessa de Dia, contessa appunto, che pare, molte fonti sostengono che si chiamasse Beatriz. E qua il collegamento con Dante viene, ovviamente lui c'entra poco il nome, ma sicuramente è un'assonanza. Queste donne erano nobili, molto spesso erano oggetto del cantare dei trovatori, perché i trovatori si spostavano di corte in corte e alla nobile di turno ovviamente dedicavano una canzone, tant'è che in diverse raccolte le stesse canzoni sono dedicate a donne diverse, perché ovviamente bisogna fare bella figura, come quando si va a fare i concerti che dici siete il più bel pubblico che abbiamo mai avuto, in tutti i paesi lo dici ovviamente, no? I musicisti passano i secoli ma i musicisti non cambiano. E così succedeva anche all'epoca di Dante, quindi spesso erano le donne cantate dai poeti. A volte intrattenevano delle relazioni, nelle Vida si parla di questo, no? Che i poeti avessero tra queste nobili donne come delle amantucole, ecco. A volte erano delle mecenati, perché questi poeti di qualcosa dovevano vivere, quindi venivano mantenuti, alloggiati, spesso venivano dato loro del denaro, dei vestiti, un cavallo, quindi erano sovvenzionati. Quando c'era il mecenatismo per gli artisti era bello, vero Cecilia? E molto spesso, come in questi casi, erano anche loro delle compositrici, componevano versi e musica. Per esempio della Contessa de Dia si trovano dei suoi componimenti con una notazione musicale, che è molto raro da trovare. E questo brano, che adesso Cecilia vi farà sentire, è l'unico brano di tutte le trovatrici che ci sono state, che non sono state tante come gli uomini, ma ci sono state, è l'unico brano che ha avuto dignità di essere inserito già all'epoca in un'antologia di trovatori, il che la dice lunga sul valore del brano e soprattutto sul valore della persona. La contessa de Dia era una donna abbastanza autocompiaciuta, insomma si stimava parecchio la ragazza, e soprattutto non aveva molto pudore nel comporre i suoi versi. In questo brano, che adesso avrete il piacere di ascoltare, lei si lamenta con parole anche abbastanza dure e crude del fatto che l'uomo a cui lei ha, come dire, deciso di riservare il suo amore la tradisca. Cioè lei non si dà pace di questa cosa, dice ma com'è possibile che io, cioè per come sono fatta, adesso lo dico con parole molto più tamarre, no? Di quello che ha usato lei. Vi leggo solo una strofa che mi ha colpito, dice: la nobile virtù che alberga nel vostro cuore e l'alto valore che possedete mi intimidisce. Quindi vedete che c'è subito la lode, no? Indoriamo la pillola. Dato che io non conosco dama, quindi parla delle altre, quindi gelosia, vicina o lontana, che disposta ad amar non sia attratta da voi. E questo secondo me era un figo proprio inequivocabile. Però voi, amico, che avete molto giudizio, tra parentesi se non ce l'avete dovreste mettercelo, dovete prima conoscere la più bella, tra parentesi, cioè io, lei parla di sé ovviamente, e ricordate la nostra intesa. Quindi erano donne che dimostravano anche di avere, come dire, un potere contrattuale forte con le loro parole, non erano donne sottomesse. Lascio
la parola e la voce a Cecilia e alla sua arpa. Accianta me de so che uno ria tan me rancur de lui qui suia mia care una mais che nuiaren che sia vas lui non val merces ni cortesia ni ma beltas ni mospres ni moses catresim su inganada e traía con degreser seu fos de dai som conor cara non fi faienza amics vas vos per nuia captenenza ans vo amais non fet seguis valenza e plats mi mut che seu da mar vos vensa lo meus amics caret lo plus valens mi faits orgoi en dic de tempar vensa e si set francs va sodas autra gens mar veie me cum votre cor sorgoia amics vas me per cae razon che doia non es che trega otra amors vos mi doia per nullare che us diga ni a coia e membre vos calfol comenza me de nostra moria domne Deus non voia che in ma colpa sia al de parti mes valermi Deus mos presemos parages en ma beutas en plus mos fins corages perché vos manlai one vostre stages estra chanson che me sia message e voi saperlo meus bels amics perché vos mettan fers ni tan salvage no sai ser goio e so mal talent
cambiamo totalmente stato, cambiamo epoca, cambiamo tutto e ci spostiamo nell'Inghilterra del 600. Voi direte che c'entra l'Inghilterra del 600 con Dante? Dante c'entra sempre, se c'entra con il bel paese, Dante c'entra comunque. Allora, questo brano che adesso vi faremo sentire è tratto da un'opera musicale di Purcell, che è stato l'ho pronunciato bene, dottoressa? Adorabilmente. Che è stato un compositore inglese, appunto, di metà fine 600, che ha scritto diverse opere, ovviamente non troppe perché purtroppo è morto giovane, ma tutte bellissime comunque. Dobbiamo rendere onore al merito di Purcell. E questo brano qua è tratto da un'opera che si intitola Didone ed Enea. Qualche nome che magari vi torna. Ovviamente la vicenda di Didone ed Enea si trova nel quarto, lì sto leggendo, non me li ricordo tutti a memoria, i libri dell'Eneide. Quindi l'Eneide è scritta da Virgilio, il poeta che accompagna Dante nel suo viaggio infernale, e nell'inferno di Dante c'è Didone. Nel quinto canto, vado a prendere questa leggerissima versione della Divina Commedia, nel quinto canto c'è Didone. Ah no, non l'ho segnata perché non c'era niente di rilevante. No, quello che è rilevante è che voi magari saprete che Didone, innamorata di Enea, si fa promettere mari e monti e poi a un certo punto compare la solita divinità in sogno e gli dice: Enea, ma che fai? Cioè non puoi stare qua con Didone, cioè, pensaci un attimo, tu sei stato salvato dalla distruzione di Troia perché devi approdare sulle rive del Lazio e fondare quella che sarà poi la città di Roma. Quindi non puoi stare qua con questa sciacquetta. Forse Virgilio non avrebbe detto che era una sciacquetta, però vabbè. E di conseguenza Enea cambia idea, dopo aver promesso a Didone rimango con te, cambia idea e nella notte decide di partire, così. Il giorno dopo Didone, che lo vede partire, gli dice: ma Enea, scusami, gli accordi erano altri, io ho preparato la tavola, ti ho fatto spazio per lo spazzolino in bagno, cioè com'è sta storia? Enea gli dice... La vede, perché sapete a volte gli uomini hanno un po' questo ritorno, dice no cavoli però gliel'ho promesso, la vede e gli dice no vabbè rimango, resto, ho sbagliato, non vado più a fondare Roma. E Didone, come spesso fanno le donne, cosa dice? No, hai detto che andavi, adesso te ne vai, non ti voglio più. E lo manda via, però poi si suicida Didone. Dante la mette all'inferno e chi non lo sa come me fino a qualche settimana fa potrebbe pensare che Didone sia nel girone dei suicidi. E invece no, Didone è nel girone dei lussuriosi. Perché? Perché lei era vedova e aveva giurato fedeltà alle ceneri di suo marito Sicheo, se non sbaglio si chiamava così, e poi arriva Didone e ci sconvolge i piani. E quindi Dante la mette fra i suicidi. Purcell, più di 300 anni dopo Dante, scrive questo brano. Non è il lamento di Didone, che è bellissimo, ma di lamenti ce n'erano già tanti in questo concerto. È un brano allegro dove ci sono i marinai che si preparano a partire. E i loro versi sono molto interessanti perché dicono: amici marinai, partiamo, adesso sollevate l'ancora, partiamo perché non c'è più tempo da perdere. Fate un breve saluto alle ninfe sulla spiaggia. All'epoca si poteva pensare che esistessero le ninfe e le sirene, in realtà salutate le donne con cui siete state in questo momento, Didone compresa, perché qui c'è anche il richiamo a Enea che se ne va. Promettetegli con dei voti eterni che tornerete, sapendo dentro di voi che non le vedrete mai più. Ecco, Purcell conosceva già le promesse da marinaio. Tutto questo mi ha anche fatto venire in mente una scena marittima molto più famosa della presenza di Didone, a cui Dante comunque dedica 2 versi di tutta la commedia, che è una delle scene più famose del canto 26, una delle scene più famose di tutta la commedia, e si tratta del canto 26esimo, che è quello di Ulisse. Tutti ricorderete fatti non foste a vivere come bruti e così via, ma la cosa interessante è che quasi nessuno si ricorda mai che Dante finalmente ci spiega come è morto Ulisse. Perché noi sappiamo che Ulisse è tornato dalla guerra di Troia e poi si è rimesso con Penelope e ciao. E lui, qualche millennio dopo, cerca di immaginare come Ulisse possa essere morto. E non se lo immagina morto nel suo letto, perché uno come Ulisse, cioè l'uomo dal multiforme ingegno, no. Ulisse come muore? Dante se lo immagina morire in mare,
Perché dice ai suoi marinai: considerate la vostra semenza, fatti non foste vivere come bruti? Perché lui, tornato dalla guerra di Troia, dopo un po' di pantofole e divano, cioè vuole ripartire, non c'aveva manco più il cane a quel punto lì, non sapeva cosa fare, vuole ripartire. E quindi chiede ai suoi marinai di partire e conclude il 26esimo canto con queste parole: 5 volte, racceso e tante casso, lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravam nell'alto passo, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvermi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, e una tempesta in mare a causa di un terremoto, di un sommovimento. 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Quindi si immagina proprio che questa barca scende e va a fondo. Facciamo un passo indietro e proviamo a immaginare come sono partiti per questo viaggio i marinai di Ulisse. Come away, fellow sailors, come away. Your anchors be weighing. Time and tide will admit no delaying. Take a boozy short leave of your names on the shore, and silence their mourning with vows of returning, but never intending to visit them all. No, never intending to visit them all. No, never, no, never intending to visit them all. Come away, fellow sailors, come away. Your anchors be weighing. Time and tide will admit no delaying. Take a boozy short leave of your names on the shore, and silence their mourning with vows of returning, not never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. No, never intending to visit them more. Questo è un viaggio con tanti movimenti nel tempo e nello spazio. E adesso torniamo indietro nel tempo, torniamo a un periodo che si può aggirare intorno all'inizio del 1200, dove si parla, il titolo del brano è La Dama d'Aragó, e questo brano è in lingua catalana, è uno dei brani popolari di più antica attestazione della lingua catalana scritta. In realtà il canto è più antico della lingua scritta e parla della storia di Maria di Montpellier. E che voi direte: ma Montpellier che c'entra con Aragona? C'entra perché Maria di Montpellier era andata sposa a Pedro II di Aragona. Poi sapete che si facevano tra regni, matrimoni combinati, ma pare che lui non la volesse, non gli piaceva. Allora lei, per poter generare un figlio da questo re e dare un erede al regno di Aragona, tramite le nutrici nella storia sono come il Tinder della situazione contemporanea, fanno sempre da tramite. Grazie alla nutrice riesce a farsi annunciare come una concubina strepitosa, il re al buio la accoglie nel suo letto e grazie a questa unione nascerà l'erede Giaume I di Aragona, che sarà un re che regnerà per 63 anni e sarà uno dei re che di più faranno fiorire la cultura catalana. Che cosa c'entra con Dante? C'entra perché mi ha ricordato Mirra. Mirra si trova nell'inferno, nel canto 30, ed è nel girone dei falsari, dei falsatori di persona, perché anche lei si finge qualcun altro. Come Maria di Montpellier, regina d'Aragona, si finge concubina per poter stare con suo marito, Mirra si finge concubina per poter stare però con suo padre, perché lei era innamoratissima del padre e ovviamente non poteva dimostrare questo amore, anche perché sua madre era viva. Grazie alla nutrice
si finge concubina e con il favore della notte entra nel letto del padre, che ahimè pare gradire e per diverse notti la ospita nel suo letto. Pare gradire così tanto che a un certo punto vuole sapere qual è la fanciulla con cui lui sta facendo l'amore. E quando solleva il lume e scopre che è sua figlia, non è neanche immaginabile l'ira da cui viene preso quest'uomo, e la insegue per tantissimo tempo. Alcune versioni, come quella di Ovidio, da cui Dante trae spunto, parla addirittura di 9 mesi. E lei era incinta di un altro personaggio a caso della mitologia, che era Adone, quindi potete immaginare. E gli dei, per proteggerla, perché lei disperata chiede di poter smettere di correre, di scappare, e di non essere né nel mondo dei vivi né nel mondo dei morti. E gli dei, per pietà, la trasformano in un albero. Dal tronco di questo albero esce Adone e lei piange da sempre, tant'è che l'albero che prende il suo nome è l'albero della mirra, che grazie alle gocce di resina offre questo balsamo profumato che è utilizzato ancora adesso in Medio Oriente. Aragonia, una dama que es bonita como un sol, de la cabellera rosa y arriba fins al talons. Ay, amorosa Ana Maria, robadora dell'amor, ay, dell'amor. Samarella petinava amb una pinteta d'or, s'atia si esclaria els cabells de dos en dos. Ai, amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, ai, de cada cabello una perla, cada perla un anel d'or, cada anel d'or una cinta que li volta tot el cos. Ai, amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, ai, de l'amor. I qui és aquesta dama que llançat a resplendor n'és filla del rei de França, germana de l'Aragó? Ai, amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, ai, de l'amor. Sa germana més petita li baixava el ligador que li baixa és un floc de molts color. Ai, amorosa Ana Maria, robadora de l'amor, ai, de l'amor. Son germà se la mirava amb un ull tot amorós. No fossin germans, Maria, no es casarien tots dos. Ai,
Torniamo in terra di Francia e torniamo con un brano di Béatrice de Dia che parla ovviamente d'amore, di bellezza, di gioia e di desiderio per un uomo. Però io prima di cantare questo brano mi sposto a prendere un libro e vi leggo quello che Dante scrive non sui trovatori, ma che scrive per far parlare un trovatore in particolare. Ad un certo punto nel Purgatorio, nel canto 26esimo, nel girone dei lussuriosi, perché i lussuriosi potevano essere all'inferno senza recupero, o anche in Purgatorio, quindi con possibilità di upgrade, diciamo. A un certo punto incontra Guinizelli e lo elogia per la sua poesia perché Dante lo stimava molto. E Guinizelli rinuncia a questo complimento e indica un altro poeta dicendo: «O frate, questi ch'io ti cerno col dito», e additò uno spirito innanzi, «fu miglior fabbro del parlar materno». E questo fabbro del parlar materno potrebbe essere, come dire, un motto del premio Stana, perché noi premiamo i fabbri del parlar materno. Il premio Stana premia gli scrittori in lingua madre. Questo miglior fabbro del parlar materno, quindi il miglior poeta della sua lingua madre, è identificato in Arnaud Daniel, che è un poeta provenzale, che Dante, per onore alla sua lingua, che fu la prima in tutta Europa ad avere dignità letteraria, lo fa parlare in occitano e gli fa dire: «Tan m'abelis vostre curtes de man, qu'io non me puesc ni vol a vos cubrire. Io sui Arnaut, che plur e vau cantan, cum sirus vei la passada fulur, e vei giausem la gioia che sper denan. Aro vus prec, per aquello valor, che vus guida al sum delle scalina, suvegna vus a temp de madolor». Lui si rivolge in lingua occitana a Dante, ed è l'unico personaggio che parla per così tanti versi in una lingua che non sia la lingua di Dante, e si rivolge a lui presentandosi e lamentando quello che lui chiama la passada fulur, cioè la follia passata, no? Tutte le stupidaggini che ho fatto in vita, e chiede a Dante, perché lui sa che Dante salirà al paradiso, chiede che Dante possa dire una preghiera per lui, per fare in modo che il suo passaggio al paradiso sia il più breve possibile. Vi faccio sentire con uno strumento che purtroppo non è l'arpa di Cecilia, è uno strumento molto meno articolato e molto più facile da suonare, se no non potrei suonarlo io. Un pezzo di un brano di Béatrice de Dia che parla appunto di amor cortese e di fin amor, che era quello, come dire, l'argomento dei trovatori e delle trovatrici. Non è una valigetta. Ab joiedam juven ma pais, e jois e juven ma paia, carmus amix es luplus gai, perché io siucundet et gaia, e poi lui si veraia, veist anche il Messia verais, cande lui amar no mestrais, ni ai cor che menestraia. Mut mi plaicar cae se val mais, se quiero plus desir que maia, es el prime que luma traes, eu pre que ganjo y la traia, e que male l'entraia, no i cresa force lo retrai, que un muy mantavo balais, aquel que me dices balaya.
e donna che un buon presenten, deve un pausar sentendenso, e non pro cavalier valen, poi sì con noi sa valenso, che l'ausa mara presenso, i donna poi s'amapre, poi l'indoni avvine, non diran ma s'avinenza, pluris la vostra valenza, sabelli pruli valen, perché vos chiede mantenen, si us plai vostra mantenenza. Vedete che la contessa di Dia poteva anche scrivere delle cose pseudo allegre. Facciamo un piccolo viaggio in Germania adesso, cortissimo, ma al di là dei poeti trovatori, degli stilnovisti italiani e della poesia siciliana, c'è un altro pezzo d'Europa dove la poesia è nata ed è stata dirompente in questo periodo, che è stata la Germania, e i poeti tedeschi hanno preso spunto dai loro colleghi provenzali, che sono stati i primi, un po' gli antesignani. Questo brano, scritto da Nidhart von Ruhenthal, che si pensa fosse un nome d'arte, perché la traduzione è Cuore spietato della Valle dei Lamenti. Già all'epoca c'era questa roba un po' metal in terra germanica. Lui era un po' diverso dai Minnesänger, che sono i suoi colleghi, perché lui faceva dei pezzi abbastanza polemici ed usava molto la satira, contrapponendo i cavalieri e i contadini. Diciamo che giocava facile. Questo brano è un brano che canta al maggio, alla primavera, ed è una tematica interessante perché in modi diversi e in linguaggi diversi si ritrova in tutto quanto tutti quanti i repertori della cultura popolare europea. Ci sono delle canzoni del maggio anche in tante tradizioni italiane. Majedin, Liederchen und die kleine Vogelin bringen Vroden wollen schrien, dass sie Wille kommen sind. Ich bin an der Vroden mit der Werle krank. Alle Tage ist min Klage, wohl der ich das Beste sage und ihr holdes Herze trage, dass ich nicht der Wohlbehage von der Schulden ich verzagen, dass mir nie gelang. Also nur genugen, alles Dienes ist gelungen, die nach guter Wibelune hove Schlichlerungen, nur an ihn bei dummes Sus gedienen und gesungen. Mama, jo dein helle Schein und die kleine Vogelein, die aus volle Kehle schreien, sollen mir willkommen sein. Doch bei alle Freude, Mann, wir mich noch ganz band. Alle Tage bring min Klade, die ich auch im Herzen trage, von der ich der Beste sage, auch wenn ihn ich nicht behage, spüre, dass ich schwarz versage, weil mir nicht gelang. Anderen ist in ihren Diste so viel mehr gelungen, die ihre Anerkennung volle Fleiß gerungen. Ich nur aber in umsonst geht ihnen tun gesungen.
Siamo alla fine del nostro viaggio, così come siamo alla fine delle tre cantiche della Divina Commedia. Si arriva al paradiso e Dante incontra quella che è l'esempio più alto di donna della sua vita, ovviamente più alto ancora di Beatrice, che è stato il suo grande amore, che lo accompagnerà per tutto il paradiso, che è Maria, la Madonna. Dopo vi leggerò quelle stupende parole che Dante dedica alla Madonna per bocca di un santo, ma adesso vi facciamo sentire un brano che è tratto dalle Cantigas di Alfonso X di Castiglia, che è stato un regnante castigliano molto famoso, molto famoso alla sua epoca, ovviamente, perché adesso Alfonso X non so in quanti lo conosciamo, giusto, ovviamente Alfonso X è il savio, il saggio. Detto il saggio, perché il saggio? Perché lui ha fatto tantissime cose per promuovere la cultura e la letteratura castigliana e non solo. Sarebbe anche lui un ospite del premio Stana, perché ha fondato una scuola di traduttori, ok? Parliamo del 1220, 5, 30, 40, lui è nato nel 21, quindi più o meno a metà del 200, ha istituito una scuola di traduttori a Toledo per tradurre le opere ebraiche e arabe nella lingua castigliana. Ha promosso la cultura artistica, la cultura scientifica, l'astronomia e soprattutto ha composto dei canti, in maggior parte religiosi, non però in castigliano, ma in lingua galiziana, che è ancora adesso una lingua minoritaria, parlata da circa 3 milioni di persone nel mondo. E questo brano è dedicato, ovviamente perché siamo in paradiso, alla Madonna. Santa Maria, strela do dia, mostra-nos via, per a Deus se nos guia. Caber faze los errados, que perder foran per pecados, entender de que muy culpados, son mais perti, son perdoados. Dia que es facia fazer folia, mas que non deveria. Santa Maria, strela do dia, mostra-nos via, per a Deus se nos guia. A mostrar-nos deves carreira, purgar en toda maneira, asempar luz é verdadeira, que tu dar-nos podes, senheira. Crei Deus a ti a urdogaria, e a querria por ti dare daria. Santa Maria, strela do dia, mostra-nos via, per a Deus se nos guia. Guiar ben nos podo Deus iso, mais caren per a paraíso. O Deus ten sempre goier riso, por a que nel creir quiso. E prazer mia se te prazia, che fossa mia almen tal compagnia. Santa Maria, strela do dia, mostra-nos via, per a Deus se nos guia. Queste composizioni attribuite a Alfonso X, il saggio, comprendono delle parti cantate ma anche delle parti strumentali. E dato che
io non ve l'ho ancora presentata, ma di fianco a me ho il piacere di avere una delle più grandi musiciste che ci siano in Italia. Non è famosa come quelli che sono considerati tali, ma lei lo è, Non veramente. come Alfonso il Savio. Non è famosa come Alfonso il Savio, però noi stiamo lavorando per renderla almeno altrettanto famosa. Cecilia Lasagna è una grande arpista e al di là di quello che state vedendo che lei sta facendo con me, ha tanti progetti suoi solisti, anche di brani scritti da lei, quindi è un po' un Alfonso la Savia contemporanea. Vi farà sentire uno di questi brani strumentali. Noi vi salutiamo e vi diamo la buonanotte, non con una ninna nanna, come vi potreste aspettare, ma con uno dei brani che meno vi aspettereste sia un canto liturgico. Questo brano è un brano medievale, viene dal monastero di Montserrat, che si trova in Catalunya, dove è stato trovato un codice che si chiama Libre Vermell. Il monastero di Montserrat conservava uno dei più grandi repertori di musica e letteratura medievale esistenti al mondo. Purtroppo è stato saccheggiato e incendiato dai soldati napoleonici e il Libre Vermell è uno dei pochissimi manoscritti che si sono salvati e che sono arrivati fino a noi. Contiene canti in occitano, in catalano e in latino. La cosa curiosa è che questi canti sono religiosi, ma molti di questi canti sono o canoni o danze, perché servivano da intrattenimento per i pellegrini che si fermavano a pernottare nel monastero. Quindi con questi canti loro facevano festa, ballavano. Essendo canti religiosi, sono dedicati alle figure religiose, io lo introdurrei leggendo, come vi promettevo prima, l'inizio del 30° canto del Paradiso, dove Dante, del 33°, scusate, dove Dante parla della Madonna dicendo: Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Cunctisimus concanentes, Ave Maria, Virgo sola existente, en affluit angelus, Gabriele stapellatus, atque missus celitus, clara faci etque dixit, Ave Maria, clara faci etque dixit, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, clara faci etque dixit, audite carissimi, clara faci etque dixit, audite carissimi, en concipies Maria, Ave Maria, en concipies Maria, Ave Maria.
cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, en concipies Maria, audite carissimi, en concipies Maria, audite carissimi, pariesque filium, Ave Maria, pariesque filium, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, pariesque filium, audite carissimi, pariesque filium, audite carissimi, vocabis eum Iesum, Ave Maria, vocabis eum Iesum, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria, cunctisimus concanentes, Ave Maria. Bene, noi vi ringraziamo per essere rimasti con noi fino a stasera. Vi saluto da parte mia, da parte di Cecilia Lasagno. Sarebbe bello avere una platea per vedervi in faccia, ma succederà prima o poi, quanto prima. Io vi ricordo che domani vi do l'appuntamento. No, domani vi do appuntamento alle 16:45. Potete seguirci sempre su YouTube, su Facebook e sul sito www.premiostana.it. Potete rivedere online tutti gli interventi di oggi e anche tutti gli interventi degli anni passati, quindi vi appassionaste al Premio Ostana, sappiate che tutti i contenuti sono disponibili online da vedere a imperitura memoria. Domani ci vediamo alle 16:45 e la giornata continuerà fino alla sera come oggi, e invece sabato inizieremo dalla mattina. Vi ringrazio per essere stati con noi, grazie ancora Cecilia, te lo faccio un applauso, Cecilia Lasagno, grazie mille e a domani. Buonanotte. Sore questi pavotin lenchiaus segnan tuvo de cor enamoram din lur cupes de cristal veuren lundo del sulei talamen brandum de fiames che lur incendi brusoi ciampes terminam din lur cupes enfuecam veurem belues de stelle